Welcome everybody to the third and final seminar for I Maestri del Paesaggio Landscape Meeting Festival, and it's the 10th anniversary this year, and very sadly we aren't in Bergamo for obvious reasons, but the next best thing is to bring everybody together from all over the world, and we have people listening from Australia and Russia, America, and everywhere. So welcome and thank you very much for tuning in. This afternoon we're going to be speaking to Dan Pearson and Andy Sturgeon, Peter Fink and Andrea Cochran. We also have an important message from Maurizio Vigini halfway through the afternoon, and we're also going to have a little bit of a break, a video break, what you would call in polite circles a comfort break, in between the second and third speaker. So it gives people a chance to have a drink and have a moment to themselves. Okay, so I'm Annie Guilfoyle, and I'm very honoured to be on the Archetypos committee this year, to be part of the team. I've been going to Bergamo for 10 years now, and I'm very, very sad not to be sitting in Piazza Vecchia at this very moment with an Aperol Spritz in my hand. And Andy, I think you and I are both what we call veterans of Bergamo, really, aren't we? Yeah, that's right. Been there right from the start. I know. And are you feeling as sad as I am about not being there this year? Yeah, absolutely. It's a huge hole in my calendar. Yeah. You know, this time of year, it always means Bergamo to me. I know. Yeah. It's really hard not to be there. And before we start your presentation, why do you think Bergamo is such a special annual event? What is it that makes it so special for you? Well, it's undeniably the people, as well as the place, and those people might be all the fantastic people who organise it, all the people who go and listen to the various talks. But if I look back over the years, the variety of the things that we've seen and heard there, it's just incredible. You know, the range is so broad. It's been so amazingly eye-opening, and you always just want to go back for more. I know. And are there any moments that stand out for you? Any sort of singular moments that sort of stick with you? Well, I think when I worked in Piazza Vecchia designing the square, you know, that particularly was important. You know, because we also ran a summer school prior to that, so I felt like I was you know, very much sucked into a lot of the things that were going on there, and then to have the piazza at the end of it, and particularly to see people using it. I mean, that's the thing about that place, because it's a busy place. Yeah. And to see the interactivity of people with the landscape, in the end, that sort of underpins everything that we all do. And so to see it coming into fruition, I mean, that was really the special thing for me. Yeah. And the fact that it is about the people and the place and the subject and being in this wonderful environment with all the best people that you know, really, it's fantastic. Okay, so Andy, and of course you've actually, as we said, you've designed the piazza. I think, how many years ago was that? Was that 3 or 4 years ago? Well, I actually can't remember. Can you see this? Can you see on the screen? Yes. Yeah, so I think it was 4 or 5. I'm not really sure. It does all blur into one a bit, really, but in a good way. And so this afternoon you're going to be talking to us about your Chelsea garden last year. Is that right? Yeah, and one of the reasons I'm doing that is because when I first came to Bergamo to talk, it was because of Chelsea, and so in a way, the garden that I first spoke about at Bergamo and this garden, they sort of bookend the whole period that the conference has been on for, really. So it seemed like quite an appropriate thing to do. Absolutely. So shall we get underway? Yeah, hopefully, if I make it work. Oh, I just need to say to everybody who's listening, in English speaking world, if you would just put your at the bottom of your screen at the right hand side, there's a little box or a little thing that's a little globe icon, and if you want to hear this in English, you need to choose the English interpretation. But what also is very important, that halfway through, when Maurizio does his little speech about this very important project that's happening, that means that you will have the Italian
translated into English. So for everybody, if you just choose the appropriate language on the little globe icon that you want to listen to, but obviously all our speakers this afternoon are speaking in English. Thanks, Andy, off you go. So this is a garden which was from last year, so the last Chelsea Flower Show that happened, in fact, although of course didn't know that at the time. And my thoughts for the garden really came from the idea of ecological succession. So fundamentally, it's about the way that that plants can colonize a landscape. And so it was really about celebrating the power of plants in that way. And it was an interesting device for me to look at and to explore the types of plants I might use. And of course, anything like this, it is a garden. I wasn't trying to recreate any sort of habitat. So I was using really nature to inspire a garden, which is really, you know, what we've all done for hundreds or thousands of years. So nothing new in that respect, but I was trying to create a habitat that in some ways could exist, although of course doesn't exist anywhere, because I'm using plants that are from different parts of the world. And really with ecological succession, it's about the change in the species structure of a community over time. And that time could be a very fast period, or it could be over quite a long period of time, depending on where it might be. But it's the key thing is it's about the change, it's about the way things evolve. And with primary succession, this is where you have essentially a naked landscape. So it might be a quarry or a sand dune, something that's been devastated in ways, and it's about the way that plants have this incredible ability to colonize and really take over a landscape. And in primary succession, it starts with very primitive plants. So on the left, it would be algae and moss and lichen, and then ferns, and as soils start to form, you would get grasses, and then herbaceous plants, and then shrubs, and of course, finally trees. And this is a photograph of a volcanic landscape in Hawaii. So a fairly fresh lava flow. And you can see the ferns, those primitive plants, taking advantage really, really quickly. So it's just incredible how these things happen very fast. And interestingly, Hawaii, of course, is a very warm climate. This is in Iceland, and in a very different way, it happens much more slowly here. So you can see the way that these mosses are colonizing what is basically an old lava flow there from the volcano. This is a bit, you know, closer up. And, you know, like all of these things, you know, seeing them in the wild, if you like, the actual habitats, and then taking that inspiration and seeing how these plants grow and how they work, it's such an important part of understanding landscapes. And in this image, you can see the moss, the grasses, and the little heathers there. So you can see literally how it's evolving, colonizing. Of course, you'd end up with a forest once the soils form. And then eventually, it's not just about the plants, it's about the atmosphere. So it's about everything that comes with it, the sights, the sounds, the smells, and the birds. And so when I'm creating a garden or creating a show garden at Chelsea, it's got a lot to do with that atmosphere. It's really the atmosphere that I'm trying to create, which in a very busy setting can be quite elusive. So this is on a sand dune, for example, the way that marram grass would colonize these bare dunes. And you can see, of course, how, as the grasses start to take hold and the habitat forms, and then eventually you might get soils, and it transforms it. The same thing with this quarry here on the left. So this really shows how the landscape's devastating, very bare, but in time, the rocks start to get colonized, soil starts to collect on ledges, leaves decompose, and those soils start to form and things can really take over. But with secondary succession, this is when there's an event, something happens, something dramatic happens. And that event could be a fire.
So like the fires in California at the moment, and of course the bushfires in Austria, the recent bushfires there, in Australia, sorry, you can see a landscape that gets devastated. But of course, this is a catalyst for change. So you can see these gum trees regenerating, but also it releases the seed bank in the ground. Things start to pop up, there's more light. Perhaps when the tree falls down like this, you create a clearing, and it's an opportunity for things to grow. You might get plants like the foxgloves that take advantage of more light, and pioneer species like the orchid on the right. We always think of orchids as being quite tender, fragile plants, but actually they're quite brave pioneers, and they'll be quite quick in many instances to move into a site and start to take hold. Now, this particular garden came really from the starting point in terms of the look and feel of the garden. It came from this rock formation, which is actually on a beach in Australia. So it's again very much inspired by the natural landscape. And I was struck with these rock formations, particularly the way they were sort of subsumed into the sand like this. But also interested in the fact that it looks a lot like charred wood, this rock. So it's quite ambiguous, and I like that ambiguity where you're taking something from nature and you're not quite sure what you're looking at. And it gave me the starting point really for the garden, because I was able to think about making these or replicating something like this, not from rock itself, but actually from timber. And I also like the idea that I could make that connection to secondary succession, where there might have been a fire in the landscape that had created this opportunity for the plants to grow. And so once I had that idea really under my belt, I then had to think about the other components. And as I looked at the beginning with primary succession, where the climax community, the end point when it's almost fully evolved, is essentially it's going to be a woodland, because it's going to consist of trees. And so that was really the driver, to create a woodland garden, and then to use elements, all the hard landscaping, rather than creating a slick contemporary place. I wanted to make something that felt like it was of the land, of the earth. And so these images are right from the starting point before we made the garden. And it was really looking for something that felt like it was part of the ground, and so didn't jar with anything else. It's always good to make models of gardens, and in this instance, I did this particular bit really quite quickly. I took some balsa wood from my model making kit. I stuck a few bits together, and then I burnt it over the gas cooker in the kitchen. The whole thing took about 5 minutes. But it told me everything I needed to know about the shape and the form of what I wanted to create as the individual sculptural components. I like, one of the things I enjoy most about gardens is really treating the whole space like a piece of sculpture. I never try and make a garden and then put the sculpture in it. I want the garden to be the sculpture, and so the scale then becomes really important. So the size of these timber sculptures were, it was very important that they were big. And then I needed to look at really what the layout of the garden was. It's interesting doing a show garden, because you're making a garden that has to work for people who aren't in the garden. They're outside the garden and they're standing along the edge. In this case, they're standing along here and they're standing along here, and they're looking into the garden. But you also have to make a garden that works when you're inside, like a conventional garden. And so the device I wanted to create here was to make a series of very long vistas through the garden. And the rock formations made from wood, they were creating these vistas and really channeling the eye. So again, whether you're inside or outside the garden, they create long views. But I also wanted to create contrasting views, so that for people along this side of the garden, they were looking directly at these pieces of timber. And in order to do that, I had to raise up the ground. So we dug out the ground at the front and we raised it up at the back. And that meant that each one of these stratified rock formations was visible, sticking up
behind the one in front. So it meant it was creating a very layered garden. And that was also creating the illusion of more space, because it meant that although there were secret spaces, you can understand that you could go into these spaces between these structures and be absorbed amongst the planting, quite private, but it meant that you could see a huge amount of the garden from any one place. And inside the showground at Chelsea, that was quite important, and also to tie it to all the surrounding trees. So I was blurring all the edges and playing with the scale, because when there are hundreds or thousands of people there, they can sort of spoil the atmosphere of the garden quite quickly. So it's about creating some magic. But the idea of the display by raising up the garden really came from this, and this is, it's called an auricular theatre. These are primula auricula, and it feels like a very English idea to me. So this is a very traditional idea, a way of displaying these plants, which are like jewels. You know, there's such delicate flowers here. And the green here as well against this black backdrop, it couldn't be more simple. You can see that these shelves are really quite crudely made. They're not very sophisticated at all. And yet what you look at is these amazing individual plants that stand in front. And so my goal was to achieve what they'd achieved here, but on a much bigger scale. And I did that with the help of this man. This is a man called Johnny Woodford, who is a sculptor who lives near me, and that's quite important because I needed to be able to go and see what he was doing on quite a regular basis. And although I'd never worked with Johnny, I'd known him probably for, well, more than 20 years, in fact. And it was probably the first time I collaborated with someone in this way. And by doing that collaboration, it was important to me that he brought a lot to it rather than me just asking him to make something. So I more or less showed him what I've just shown you. I showed him the burnt piece of wood, the photograph of the rocks on the beach in Australia, and then the model. And then he sort of took that idea and really flew with it, and he really brought a lot to it. You know, what we ended up with was something which I couldn't possibly have imagined myself. Now, the budget, of course, came into play. We didn't have enough money to make the sculptures quite as fat as I'd hoped. And Johnny convinced me that we could get these beams of oak. They're 200 millimeters thick. And he convinced me that he could bolt them all together and then carve into them to make them look like they were fatter than they really were. And I didn't really believe him, to be honest. But I did trust him at the same time. So he worked for many months. He worked on this, and to give a bit of context, he makes a lot of furniture, he makes buildings, but he does most of what he does with chainsaws. So that was really his forte. And he started to carve, and I would visit quite regularly. And if, for example, he'd had an argument with his girlfriend one day, there might be a big, deep cut that he'd made with the chainsaw on that day. And then when they were getting back together, there's a more gentle aspect to what he was doing. And it really did begin to reflect his mood, which was quite interesting, because he would sometimes make a big leap, and I'd turn up and discover something new. So this is when they started to come up as the ground, and you can see that this is what he's done to make it look like it's much wider. This is only 200 millimeters wide, but you can see by carving into it, it begins to have a real depth and a real texture to it. But in fact, they're just these very simple beams of wood, all bolted together, very sort of neat and geometric, and then put onto this metal frame. All of the timber was angled like this,
because it was representing that stratified rock formation and the way that it runs through landscapes. So this geological aspect, as if it had been, you know, moved and formed out of the earth. And Johnny farming away. Chainsaw and work for hours every day. One of his arms is much bigger than the other. And then the burning thing. So this is a Japanese quite popular here. So when you burn it, it's a process of the resin out. Important to let everything wet it and turn it into this. So that process went on for many, it was the carving really. The carving took months, the burning took days. It was a very, very quick process. So you can see it coming together, and importantly, what we did, we had space to actually erect all of these things in the locations where they were going to be presented in the actual garden. So we were able to look at all the different views and to understand the scale of each one. This ladder gives you an idea of how big it actually is. And this is on the back side. So this is Johnny with literally bringing his own license to it. And I just turned up one day and he'd started creating these much finer cuts on the back side. So all on effectively the side that faces away from the audience. This is where he brought this texture. And it wasn't really his intention, but it immediately made me think of the brush strokes that you get from Van Gogh's paintings. That you can see here. So really that kind of quite coarse, I suppose, working, but he was sort of bringing this painterly approach to the sculpture, which I loved, and he put these deeper grooves in. It created a sense of movement through it. And then as we were able to arrange these sculptures so that we created these different views looking through and even sort of glimpses of them behind, because I wanted to get that layering approach. So this was really helpful, but it was also helpful to see how the light transformed these. And you can see in the shadows where they read as very, very dark, and then on the other surfaces where it reflects the light, they actually become quite white. In fact, so you know, you think of them as black objects, but they're much more interesting than that because of all the texture that's been put into them. And although this was done in winter, it was possible to see the way that the sun travelled round and then changed the way that the garden felt, because that's another element that I really like to work with, is the way that the sun will change the garden through the day. We talk a lot about the change of seasons. But in actual fact, in landscapes, the change throughout the day and the quality of light also makes a huge difference to a space. And I also wanted it to work in different ways, so that it worked from afar, so that you could appreciate the thing from a distance, but also so that you could come up close to it and actually want to touch it. For it to be successful, I really wanted it to be very tactile. Of course, if you did touch it, you get covered in soot, but that's your own lookout. And I also like the fact that, like if it was a real fire, the wood isn't completely burnt. You can still see inside, and you can see some bare pieces of timber. You can see what would have been underneath. So almost exactly as if it was an actual fire. And then this was just an experiment on the day, just to grab a weed and hold it up against the wood and just
just to see how a few tiny green leaves just brought this thing to life. It really, really made a big difference. And then obviously thinking about the other components in the garden. So I didn't want anything to detract from that sculpture. That was really important. And so I used these elements, these stone components, which were much more earthy. So there was no sort of competition in that respect. And then thinking about the planting, I wanted to focus really on the green of leaves, and green being the center of the spectrum. So it's the color which your brain finds the easiest to interpret, and therefore it's quite restful, which is why when you go for a walk in the forest, it's quite calming, or one of the reasons. So that was really the focus. And to team that up with this stone, I also wanted to use English stone. So this is an iron stone. It's actually from the Cotswolds, which typically has much creamier or browner stone, but this is one end of that stone belt. And you can see that the color of the stone, it almost looks like carving mud out of the ground. And then there had to be flowers in the palette too, but they were all quite delicate jewel-like flowers, nothing particularly strong. So they're all chosen so that you would really appreciate them when you were close, and it would draw you into the garden. And of course, lots of these things have interesting leaves as well, but it was quite an interesting way, because I could use small plants which would normally have gone unnoticed in a show garden, but because of that black backdrop, I was able to know that I could get just a few of something quite spectacular, and then just display it against the backdrop, and people would actually appreciate it. So this is the finished garden, and you can see this is with the layering of the timber going up, and you can see how in each case the plants are displayed, and from this distance you can see how it relies a lot on the leaf textures and the shapes of the leaves rather than those flowers that I've just been talking about. And that you get hopefully a balance between all the different components. You'll see from here, you know, it's a very green garden. That was really the motivation. But you can also see how the boundaries are all blurred, and it joins onto all the existing trees beyond, you know, bearing in mind that this is in a very, very busy show garden in central London, and surrounded by people. So it was about trying to create this sort of magic and mystique, as if things went off and disappeared round corners. And thinking again, going back to primary succession, choosing the plants carefully. So those primitive plants, the ferns, there's lots of ferns in this garden, and this equisetum, which is a very primitive plant from the time when the dinosaurs roamed the earth. And I also chose the trees. These are carpinus trees, which I chose very carefully by having these twisted trunks. Rather than a typical tree off a straight tree off a nursery, it immediately brought this kind of age and this idea that the garden hadn't just been built there over a few days. Then the greenery, so this is at the back of the, so this is really just focusing on how important the leaves were to get the contrast of foliage, one against another. And what I also try to do is create places so that when people are outside the garden, they really want to be inside it. And so that's why these seats are sort of tantalizing. They're trying to lure people into the garden, really. They're just almost out of sight. So you can have a sense of it being a place, even though it's temporary. And then this is some of the vistas slicing through the garden, then between the timber. So you can see on one side, it's got the much deeper grooves, and then on this side it's got those finer Van Gogh cuts, and then in some instances there are paths that wind their way through the planting. It's worth mentioning, you know, that there are flowers in this, but you can see that it took very few flowers to make a difference. So this Libertia, for example, I think we ordered, I don't know, 100 of these plants from the nursery, and I think we used 3, because it was all that was necessary
to make a difference in this space because of that black backdrop. And these are the same ones from the other side, and you can see again the flowers are very limited. So this particular primula, this little orange primula, which really jumps out, and the color palette is quite limited, in fact. And then these are those same Liberty there, you know, really strong. And where a lot of the garden was in shadow, of course, where we used white flowers, they really leapt out from the gloom, which you can see here looking back. This path was the same stone that we used for the paving, and we just crushed it to make a gravel, so that it really felt like it was, you know, part of the ground and had been there, you know, for a long period of time. And it was also the shapes of the paths and things, and going up with the terrain, the different contours, they were always curving out of sight. So although we had very strong vistas between the timber, the paths made it much more alluring, and then you would come against just solid planting like this. And again, this is a restio from South Africa. Again, it's a very primitive plant, so constantly making references back to that idea of the succession. And we also mixed in quite a lot of native plants. So although this is a habitat which exists absolutely nowhere in the wild, in nature, by putting in plants which are sort of familiar or maybe nearly familiar to people as native plants, so that includes ferns, these grasses, some of these shrubs, it sort of plays a trick. It almost creates the illusion that this could be a slice of nature rather than a garden. But it's that sense of it being somewhere else, but nowhere in particular, which is always quite interesting. And this is one of those orchids. So again, a pioneer plant, which will grow, you know, in this setting here. And this is just one of those primulas. So you can see how just a one plant is making such a huge difference there, in contrast to the black planting. And then, of course, it allows to show off plants like this Angelica, which, you know, might be lost otherwise, but the architectural aspects of the plants can really be celebrated too. So it was a good device to actually make the garden about the plants. And then this is where we're creating these little views through, and just little vignettes of these jewels. And there was also a sense of water, quite subtle, but water coming down through the garden. So it's the first time in these photos that you've seen it, and that was quite intentional. So it was something to discover about the garden, and just subtle water shoots, a series of 3 shoots that the water cascades down. We tried to introduce metalwork into the garden at this point, and we mocked it up, and it was completely wrong with the timber. So again, Johnny led on this, and he just knocked this up in about 5 minutes, and we went with that because it was the right thing to do. Because it felt like it was part of that sculpture. And then that stone, just we had glimpses up so that you could see it, but it was never a dominant part of that scene. And I can't actually change the next slide for some reason. But you can see from this view certainly that it's a very green area. So although it's a usable space that you can enter into, it's relying predominantly on the planted components of it. And I think that's almost the last slide anyway, but I can't change onto the next one for some reason. So shall I stop there, Annie? That's half an hour, isn't it? If you want to come out of screen share, and we just have a couple of quick questions. That was amazing. The images are just stunning. Where have your wonderful black charred wooden sculptures ended up? Don't say. Well, yeah, they're still being stored, but they've got 3 potential homes. They were meant. The reason that they haven't gone to a final resting place is because they were going to go on holiday to China. And then come back, because there are empty ships containers traveling around a lot. So they were going to go into ship's container, go to a show there and come back, but that's been cancelled. So I think what they're going to do is they're going to go into a private garden. Right. Wonderful. Quite soon.
And Andy, what do you think the relevance or the importance of show gardens are going forward now, both to designers in their work and to the general public? I mean, how relevant do you think they are? Do you think they need to change? What are your thoughts on that? Well, it's a tricky one. I mean, when I do show gardens now, you know, I'm very conscious of the carbon footprint of them, for example. So with that particular garden, we used very little concrete in the making of a show garden. Show gardens can use a huge amount of concrete. So all the foundations for the paving of things were concrete blocks that had been at Chelsea previously, huge concrete blocks, and they will go back again and again. So, and we've reused most of the components. So that's really important, and that we didn't bring too much from overseas either for that garden. I think the show gardens are a fantastic way to get some of these messages out there now. But it's also about plants generally. So, I mean, if you think about it in a very basic way, everyone's been talking about the importance of plants and health, mental health and well-being. They've been talking about it since this pandemic started. But of course, you know, for people that work in the industry, we've really known this for years and years. But that message has got through now, and I see the pandemic as just a continuation of that message. It's one thing that's happened along the way. And so show gardens can be used just to expose people, even they just expose people to gardening, or just they suddenly, because people reach a certain age, don't they, and suddenly discover that they like gardens and plants. So it's always got to be there to try and lure those people in, I think. And there are many different ways to do it, but I think we need to do it with a sustainable approach. But having said that, you know, are show gardens sustainable? You know, not really. So it's a bit of a tension. It is a difficult one, isn't it? Yeah. Andy, thank you so much. And I sincerely hope that this time next year we are both sat in Piazza Vecchia with Me too. An Aperol Spritz or two in front of us. And let's hope we all get back to Bergamo as soon as we possibly can. But that was fantastic. Thank you so much for sharing that. Pleasure. Great, thank you. And now I think, is Dan lurking there in the background? Dan, are you there? I am. Hello, Dan. Hello. I can't see you. I can just see the screen with your name. I think somebody else has stopped the video. I can see it's been blocked. Right. Okay. But we can hear you, and we can see you. Or we can't see you. Dan, welcome. You're actually the only speaker that we have on this series of webinars, seminars that hasn't yet spoken at Bergamo, because of course this year you were due to be there, which is really, really sad that we're not all there together. But hopefully you've got it in your diary for next year. Yes, it's there. Great. That will be a great relief to everyone, I'm telling you. And I know that I was telling you and Hugh about how wonderful Bergamo was, and hoping that you'd get the chance to experience it. But we'll have to wait another 365 days, but there we go. Anyway, listen, welcome, Dan. And today you're going to be talking about the Tokachi Millennium Forest Project. Is that right? I am. Great, wonderful. And just before you go into screen share, this is a project that actually started over 30 years ago. Is that right? Yes, the owner of the land, Mr. Hayashi, who's a newspaper magnate, wanted to offset his carbon footprint for the newspaper business that he was running. So he bought 400 acres of mountainside and pasture at the base of it, with the idea of arresting the development of agriculture and preserving this place, and also offsetting his carbon footprint, which he's done by 120%. Right, amazing. That's and following on from what Andy's talking about with sustainability, that it's just wonderful to see that is possible on a grand scale. Very interesting, in fact, because he was so forward-thinking on this front. I'll tell you more when we get into the project. Absolutely. Well, shall we start? Would you like to go into screen share, and we'll get underway? Yeah, that'd be great. Oh, so we just need to go back.
Now we come back to you. Annie, will just be 2 seconds. That's okay, that's absolutely fine. And you're actually coming to us from your own garden in Somerset today, is that right? We are. Lovely. Am. Great. Yes. Lovely. Have you got the screen up? Is that visible? No, not yet. No, we've still got you. Right, now it's sort of, yep, it's up, it's away. Great, splendid. Fabulous. Okay, thank you everybody for being patient. So the Millennium Forest is an extraordinary project, and I was asked to work on it 20 years ago when I was visiting Japan for another project in Tokyo. And it was an extraordinary thing to be asked to do, because when the project was explained to me, the vision just seemed so forward thinking. My client had wanted to preserve this piece of land, and he'd also wanted to offset his carbon footprint. And he'd been working with a designer called Takano, and they had come up with a master plan to make this into an ecological park. There's 400 acres. And the park had already opened, and what they'd found was that people had been going and been intimidated by the scale of the project. And the big idea behind the project was that it was sustainable for 1,000 years, which when I was told that, I couldn't quite get my head around it, because it's a kind of rhetoric. And being a newspaper man and a person who plays with words, I think it was very interesting for Mr. Hayashi for that to prompt a conversation about what does that mean? How can we sustain a piece of land for 1,000 years? So for me, it was absolutely perfect thing to throw myself into and be involved with, because it really asked the question, how do you involve people who are going to be the custodians of this land to such a degree that they want to keep it for 1,000 years, that they hand on the goodwill of this place to their children and their grandchildren, and in so doing, the place becomes somewhere that is sustained. So I wrote a book about the project, which I'm just trying to get my screen to move forwards, and it's frozen. Sorry, Annie. That's okay, Dan, we're still here. Okay, it's not moving now. It may, I wonder if you come out of screen share and go back in again, will that help? How are we doing? We've got the opening slide. Yeah, I'm really sorry about this, everybody. Is it not moving? It's not moving. Even if you go to the little controls that are actually on that slide, you've used the ones that are on the screen, no? Yep, I'm trying that. Yeah. Okay, here we go. So I've just written a book about the project, which has come out this week, and it really was very necessary, we felt, to write something about the project, because it's such a remarkable place. It has such a lot to say about where we are now in the world. We are at a point where we have 10 years worth of time to address a world issue of how we're going to look at global warming. And this project, with its long-term vision, really looks very closely at how we can reconnect ourselves with nature, think about it in a deeper way, and allow people to come to a site that looks at nature as being something which is key to our future.
So the Millennium Forest really felt like a very important project to be working on. And over the 20 years that I've been working there, it became very clear to me really that we needed to communicate that more broadly, which is why the book has been very important. Hokkaido, just to give you a sense of where we are, is in the very north of Japan. You can just see it up here, very, very close to Russia. So it has a long and furious winter, which starts in the end of October and holds the place down under snow until the end of April. And this is an image to show you an aerial view of the site, with the landscape of Hokkaido being very much changed by man in the landscape. It was only settled in the early 1900s, late 1800s. And it's really a very good place for growing in the summer. So agriculture is very key there. The flatlands have been cleared, which is what you can see here with all the green fields. And then the lower slopes of the forests have been cut for timber, the oak taken out, and larch replaced the oak for newspaper pulp for newspaper and paper. So what Mr. Hayashi wanted to do, my client, was to arrest this development and put this place into a preserve. So he started out with 200 acres and ended up with 400. And the site has grown and grown. And we really dealt with a much smaller part of that to create a landscape master plan that would look at a series of spaces that would allow people to touch down in this very large landscape and feel comfortable there. The landscape is dominated by these mountains and forests. It's a wild place where bears exist and live very closely alongside people. And you can easily get lost in those woods and be very quickly off the beaten track. So it's a very wild place, and there's something very, very wonderful about that. The seasons are very powerful here. I've just touched on the winter being nearly 6 months long. There's a very short spring when the garden awakens, a very fast summer where everything is compressed, and then a very quick autumn, which Midori, the head gardener, is working in now, very quickly to try and close the garden down before the winter. So it's a place of extremes, and it really makes you engage with nature because of that. One of the things that was really interesting to me about going to work in Japan is that there are these very sophisticated ways of looking at nature and looking at things in a way that we can't describe in our language in the West in such an easy way. For instance, when I started to get to know Japan, I found out that there was a way of being or a way of living called Satoyama. And Satoyama really is the principle of only taking what you need from the landscape and living very closely with it. So that you take what you need, you allow the land to regenerate, and you don't take any more. So the Satoyama became a principle for what we were going to do at the Millennium Forest in terms of making spaces there. They worked on those principles of touching down lightly as people. And I think more now than ever, those principles are something that we could all be putting into place to help us live more closely with landscape, to get us engaging with landscape and its importance and protection. So here's an image of a small village sitting on the edge of a forest where people would go into the forest to extract timber on a rotation or bamboo for building. And then in the immediate foreground, there'd be agriculture, and then closer into the buildings, there'd be the domestic spaces where fruits and vegetables were grown more closely. So this idea of there being these ripples of domesticity going out into a lighter touch out in landscape became very important for us in terms of how we approached the space. So I worked over Takano's original big vision for the space and produced a garden master plan, which allowed us to access some of the site and to create a series of places that would allow basically an urban population that were coming to this very wild place to feel more comfortable through being inserted into the landscape through a series of environments and gardens that allowed them to
access it in a way that made them feel comfortable. So we looked at raised wooden walkways through the forest, for instance, so that you didn't basically get mud on your feet at the very beginning when you left the car park. You would then find yourself in a place that felt comfortable for being the right scale. We worked on these principles of creating these friendly places for people to allow them the opportunity to engage with this raw, wild nature in a way that felt comfortable. I said it was very important at the beginning that I didn't want to create a Western style garden here. I was also not interested in doing a pastiche of a Japanese garden. I wanted to make somewhere that felt appropriate to the place. And my work is always driven by a sense of place and doing something that feels right for the place and draws upon the context of a place so that its essence is revealed to you through sometimes quite light interventions, sometimes more dramatic, but by inserting you into a place through careful design, you can start to be part of it and feel it, and the place can start to resonate in a way that allows you to make a proper connection. And that was very important when we were wanting to engage people over a long period with this project and get them to feel that their kids would be just as excited as them. And then when their kids were grown up, they would come back and share this place with their children and so on. And over time, we would build up this love for this place that would allow it to be nurtured into the future. And that's one of the wonderful things I think about gardens, is that they're very much about nurturing a place. They're about putting energy in, and then what you get out of it is the result of that care. We had this huge advantage in Japan in communicating these messages about longevity and nature, in that it's a nation that understands the idea of animism and every object having its own power, its own spirit. So they believe, for instance, that this rock in this right-hand image here has its own spirits, its own energy, and should be revered in a way. The trees, everything that happens around them, everything has its own place in the world and its own energy, just in the way that we believe that people and animals have their own spirits. So really, for me, it was a much easier way in by understanding that if we could reveal these moments within the forest, whether it was a twisted tree or a rock that was revealed, or the curve in a stream with the energy of that stream, it would help people to connect with that place. On the left, you have Midori here, who is our wonderful head gardener, who we could not do without a Millennium Forest. In the forest with one of their giant angelicas. And another thing that they have in Japan, which we don't really have a language for in the West, is nature worship. And that's very much part of animism, and believing that the energy in things is something that can be celebrated. When you're eating wild food, for instance, there's a moment when wild food is absolutely at its best, and it's called shun. And for instance, when Paesaggio comes out of the ground in the forest in the spring after that 6 months of long winter, there's a moment when it's just right for eating, and it has all the energy of the new year in it. And they believe that if you eat that, you then get that energy, and that bitterness of the new life coming through the ground is something that energizes you. So there's ways into connecting with nature that we were able to tie into through really looking at the culture. And there's a lot that we can learn from that in the West in terms of how we connect with the natural world as well. And in doing so, I think people have been really craving that, particularly during this period that we've been affected by with the pandemic. And one of the things that's come back again and again is how people have felt this need for green. They felt this need for nature connection. They felt this need to be out in the outdoors, connecting with the seasons again. And that's a very real need. And as landscape designers, I think it's one of the things that we can help to provide people with. And the Millennium Forest is really doing this on a huge scale. And although it's remote, its messages are wonderfully communicated. We found very early on that we needed to redress the balance on the site for
us to be able to reveal the best things about it. And one of the things that had happened after the clearances of the oak originally was that the second growth forest, when the forest was out of balance because of the oak removal, you got these regenerations of the pioneer species. Andy was talking about pioneer species before and showed us some orchids. And here there are the proliferation of fast growing trees like these Betula utilis and a bamboo called sasa, which is incredibly vigorous and runs through the stable forest floor very, very quickly to eclipse anything else. And we found by cutting it repeatedly in the autumn over the series of about 5 years, the bamboo would be reduced in its strength because the summer is so short, enough for the seed bank, all those seeds that exist on the forest floor in the ground already, to regenerate. And what we found was that by addressing this balance, we were able to nurture the forest back into a better balance and back into a way of being which allowed us to see the forest again, not as a frightening place where bears lived and where you might get lost off a path and where it was undefined, but as a place of beauty, as a place that revealed itself throughout the seasons, very magically, from the very first things that came through, such as the caltha and the anemones, and then the trilliums, through to our azimas, and then here you see the forest floor full of aruncus, and then later some absolutely wonderful treasures like thalictrums, and this is the petasites. So the forest was able to teach us a lot, really, in terms of if we were to respect it and treat it lightly and steer it gently back into life, it responded with plenty. It responded with a patternation of plants that very quickly found their own niche within the forest. So we found that there were new colonies of things every year developing, cardiocrinums growing in the damp hollows, and the aruncus, for instance, appearing very close to the water's edge. So there were these wonderful new landscapes that started to evolve through rebalancing that forest through very gentle and light care. So it was a way of almost gardening the forest by gently working on it in a way that people would have done in the past with their natural care of the forest through Satoyama. Here are some of those special plants that exist in the forest that we, as Westerners, would be very excited by. So we have, Annie's holding me up a message, I think, which I can't quite see. Okay. Photographing the screen, Dan. Okay, sorry, Andy. Sorry, yeah. We have veratrums, and we have aconites. We have wonderful Turk's cap lilies in the forest. We have hostas growing in those damp hollows. So all these plants were things, when I first went there, I was absolutely delighted to find. They're growing there richly in a landscape that once we recalibrated it with gentle care, erupted with its natural vegetation. And the forest floor really became an inspiration for me with what we might be able to do in terms of making a garden that responded to this and took the lead from that. We had some very difficult spaces to deal with because agriculture and forestry had swept away the trees to make way for commercial crops, whether they were potatoes on the flatlands or larch, which you can see growing here on the shallow slopes of the mountains. And some of the spaces were so big and indefinable that people were finding it very difficult and they didn't venture out into them. So when Takano approached me to look at a garden master plan, what he said was that we need to find a way of holding people here. We need to find a way of them having a way through landscape that was described in places that allowed them to see it and be in context and in scale with the landscape. So a 5-hectare field that divided us when I got there from the restaurant on the edge of the forest with the mountains beyond. I made a landform on those 5 hectares which echoed
the shape of the mountains in the distance. So I drew a series of diagrams and then made a series of cardboard models, which were then transcribed into scale models, 1:20 scale models made in sand over in Takano's workshop in Japan. And we formed this series of waves, which were really inspired by these mountains, that allowed people to feel that there was a sense of scale in this 5 hectares directly between the forest and the mountain. And what that place did was that it invited people into the landscape in a way that was surprising and also reassuring. This was what I'd hoped, but when we actually made it and completed it, it was fascinating to see that it was really the children that led their way into this landscape. So where people had previously been afraid of going out into the forest, what happened was that the kids would run out from the restaurant, which is where I'm standing taking this photograph, out to the edge of these slopes, and then they'd disappear over the edge, and their parents would follow them, and you'd see them pop up on the next slope further away, and then further away again until you'd see them disappear into the forest on the far side. So it was really a journey that they'd made into a more intimate series of spaces that then allowed them to feel acclimatized in these landscapes. And what was very interesting about, so this is the restaurant you can just see here, and the mountains are now behind us. And these depressions are sometimes 5 meters tall. And what was very interesting about these spaces was that the concave shapes, which held the sound, brought the sound of the mountain towards you, and the convex shapes, which really took in a much wider view, and we were standing alongside them, brought the sound from either side, and there are racing streams through either side of this site. So the sound of the streams were brought in when you moved between each of these different shapes. And that played with you acoustically. And it was very interesting because I think often the subliminal things that you feel as you move through a garden are the things that connect you to it most deeply. They're not always the messaging that comes through most directly from design that tells you what you should be thinking or where you should be going. So I work a lot with subliminal messaging in a way to give it a name in gardens. And I think that's often provoked by teasing the senses in a way that reconnects you with your environment. And if we can get your senses firing off, whether it's sound or sense, of smell, or even taste, and your eyesight, of course, you get those all coming together in a way, in a very natural way, and you can then tune people into a place so that they start to feel very connected, very inserted in that place and understand it in a different way. I'm sure all of us have stood in a forest at one point in our lives and just suddenly fallen still and fallen under the spell of that place. And for a moment, time stands still because you're tuning in a way that is a very pure connection to that particular environment. And that's what I'm hoping people will be allowed to do through the spaces that we're making in the Millennium Forest. One of the things that I was really fascinated by as I spent more time in Japan was that they have 72 seasons, and it's a very sophisticated way of looking at time. And the 72 seasons, by the way, there's an app which you can get simply called 72 Seasons, which is really worth having, that reminds you that every 5 days the season changes very delicately. So it might be that at this time of year, there's a moment where the dew on the grass is whiter than usual, and it signifies that change in the temperature at night in the autumn. Or during the winter in Japan, the wheat will start to germinate underneath the snow at a certain time in early March. And that's another particular moment. And each of these moments we're wanting to mark in the garden as well, to draw people into experiencing the landscape through time. And Midori does these very beautiful displays up by the gardener's sheds, which are changed once every 5 days. Midori and Shintaro, her wonderful deputy gardener.
And between the two of them, they regularly change these displays so that they include things from the forest, which might be edible, things which might be useful from the forest. You can see here the vine stems, which are made into supports. This is an autumn scene, which is very much now. Choosing things from the garden to exist alongside berries that might be edible from the vegetable and kitchen garden, so that we recontextualize this season in juxtapositions of things that remind you where you are. And they're very beautiful devices, really, these devices to make you look closer and look more intimately at your surroundings and tune into a place in a very holistic way. We've made a kitchen garden that is the heart of the most tended parts of the site. It's alongside, in Satayama principles, the buildings where the little restaurant is, so that the most tended spaces are alongside the places that you eat. We grow and juxtapose flowers which you can cut with fruit and with vegetables, both vegetables that are Japanese and vegetables that are Western style vegetables, so that people can see food growing in front of them, and then the food is used in the kitchen so that people can eat that food, re-engage with the place through eating things which have come directly from the land. We have got animals also very close to these places. So there's a goat farm, for instance, which is brought right up to the very edge of the site. They make a wonderful goat cheese there, and people can get very close to the things which are sustaining the heart of this place. This is the gardeners here, Midori Shintaro, and one of the key gardeners who work alongside them, who maintain this place and are absolutely vital to it, and garden very, very lightly in certain places and more intensively in others, and manage to maintain the space with a very well applied energy, and they are absolutely critical to this place. We've made a rose garden for those people that might not understand the wildness of the forest and the wildness of the planting we're doing, just to hold those people and allow them to become part of a place through something that they can recognize as a garden element. And these are all devices really to hold people in the place. And then really the centerpiece of the planting is a garden that we've called the Meadow Garden. And these are the plans for it. It's another 5 hectares, which is planted on a grand scale and with a series of different mixes that allow us to step from the woodland, where you have that wonderful wooden floor, out into a reimagined glade of plants which repurpose those woodland plants from the forest floor and grow them alongside Western style plants, so that people can see the juxtaposition of the common everyday Japanese plants, which to us are exotic. I showed you those pictures earlier, and mouth-watering pictures of cardiocrinums and things. And then alongside their exotic version, which is the Western style plants, which are plants that I chose very carefully from climates that are similar to this: North America, northern parts of Europe, where we also have these cold winters and warm, wet summers. So this garden really became a garden which inspired that idea of reconnecting people with their natural vegetation. And this is the garden, I think 3 months after it was just planted. Really, it was never the same again once it started growing, because the plants grew and consumed the paths. And the idea about the garden was that you were immersed in the planting. Each of those planted areas was really planted in a way where I wanted things to coexist much in the same way as they do on the forest floor. So I was choosing combinations of plants, quite small lists of things often, which you can see here in this bottom matrix. It's designed for the matrix planting. Choosing things which would be happy in each other's company. So ascendant plants, plants which would be ground covering, plants which would come early in the season, plants which would move through those early season things and eclipse them, just as you would in a meadow or on the forest floor,
so that you had this layering of things throughout the seasons and a sustained matrix of plants that would cover the ground and coexist much in the same way as a group of happy friends would in a crowded room. So the idea with the planting was that it would be something that would evolve over time, and it would be the gardener's job to then steer it gently, much as we were on the forest floor, but with a higher degree of care to keep this cross-section of east and west mingled in a way that was balanced. So this is the effect that I was wanting. So if you imagine this is like a meadow version of the forest floor, and I wanted this to be a dreamlike atmosphere that drew people into it and immersed people into it so that they felt they were entering a hyper-real world where nature was thrown in front of you, all around you, above you, below you. And all the things that came with that, the butterflies and the bees and the biodiversity that comes with a garden that's planted with this layering of plants into very acute focus, so that people would feel excited by this place in a way that they might not be excited by the native forest. So I was tuning it up and recalibrating the whole thing so that it felt like a heightened version, but trying to keep it feeling as close to the aesthetic of the forest as possible. We had one very generous path, a breathing space through it, and then you can see these small paths which you saw in those first photographs, which is disappearing now in amongst the foliage. And I used these side paths really to take you on these like little, almost like animal tracks that were ways into the forest or ways into the meadow, that allowed people to travel single file and just be very quietly walking into the space as if they were moving through a stroll garden, but also moving into a natural setting, using things here like the Hakonakloa, Japanese native, alongside Hutunia, another Japanese native, terrible weed if it can get out of control, but if it's imbalanced because it's in a community, coexists alongside things. Other Japanese natives here like Aralias, punching out of the forest, just to give you this feeling that the forest has pushed beyond its boundaries with the vegetation on the floor. And here you can see those Japanese natives mixing very kind of easily, really, with American natives, with European natives. So we've got Regersias and we've got Aquilegias, we've got Thalictrums, other things that exist from similar regions, all coexisting in these matrices. And then these devices to separate different color fields. So I used the Calamagrostis Carl-Förster in these great sweeps throughout the garden. When you look out into the landscape, you see the meadows running up the hills, and I wanted to bring a feeling of those meadows literally down into bands of Carl-Förster separated a number of color fields, which each have their own different energy. So the red color field makes you feel enlivened and energetic. We have a white color field, which you can see here in the background alongside the edge of the forest, which is cool and green and white, which is very tranquil and reflective and calming. And then we have a color field that runs through the center of the site, which is mauve and blue with some red firing off, to make you feel like you're on this river of something which has a more modulated quality. And this is the series of feelings that we're wanting people to move through so that they're completely immersed as they walk through the garden, and their moods are changed by the plantings that they encounter, much as you would change your mood as you're walking through a forest. One glade having a particular mood to another, for instance, light falling to the forest floor and then allowing you to feel one way, a seriously more moody place allowing you to feel different in another. And the planting modulates your feelings as you move through the site. And then we made these stylized moves where there were almost like brush strokes of things which moved through those naturalistic
combinations of plants, so that you are aware of the hand of man in here. And here we have this river of yarrow, or the Yarrow River we call it, Achillea coronation gold, which starts off this extraordinary silver, goes into chrome yellow, and then goes black when the flowers go over. And then that's surrounded on the right-hand side with a sea of first Coreopsis and then Rudbeckia, and rising above that, rising to 10 feet here in Hokkaido, these Cephalaria gigantea, which you can just see here. And Midori sends me these little very short emails, and one email she sent me once was, "Today people are screaming." And I thought, what on earth has happened? You know, I thought there'd been a disaster, and it was simply because there was this proliferation of butterflies which had come to the site, because the short season meant that all these different plants that we planted usually to span a much longer time were pollinating at the same time, and the butterflies came with them. So people were walking into these cephalaria and setting off hundreds of swallowtail butterflies. So the atmosphere was charged with the wildlife which had come to the garden, and energizing people. This, of course, is Persicaria polymorpha. These big sort of solitary building blocks also work in another way, like the Yarrow River was a line. These are these big insertions. So these almost work like shrubs within this white and green area. And then emerging plants creating these very dramatic changes in level, so that you're very much dwarfed when you move through the garden and feeling like you're a small part of something a lot bigger. And being a very small part of something bigger is an important part of the Millennium Forest. We're always wanting people to relate out to the big view. And sheke, the discipline of the borrowed view in Japan, is something that we've also used as a technique to remind people that we are thinking about Japanese ways of seeing and garden making. The borrowed view here, of course, being the mountains, and the framing of those mountains with the planting was very key throughout the project. And those little devices, whether it was Satoyama or getting people to think about the animism, or reminding them that there were ways of seeing, such as the sheke, the borrowed view, were key in the garden making. Getting people to engage with the place through culture, getting them to engage with the place through their sensual awareness, and allowing them to feel part of it through the garden really feeling boundaryless. Here you can see the garden giving way to a wrap of vegetation we've brought around the garden to protect it from those northern winds, that then very easily move you through into the landscape beyond, with the forest in the background, of course, taking over. And there always been these moments of intimacy, the garden allowing you to retune with something that's much closer, and a moment of detail that you might find at your feet. So wherever you are within the garden, although we're working with these big, broad brush strokes, there's always something you can find at your feet, which is a particular moment of delight. So here, for instance, is Penocetum just sparking off like little fireworks in the corner of the garden. It only happens in this one place, but it gives this place a very particular identity for catching the light at a certain part of the day. So the light comes into the planting and is just held there like these little candles in the planting. It's very key that we have an ongoing relationship with this project, and I simply could not be doing a garden of this complexity without somebody like Midori Shintani. And she's also been a part of the book. She's co-authored the book with me, and she talks more deeply about her connection with nature and the forest and the maintenance of the forest. And she really allows this place to be steered in the right way. And I'm very lucky to be able, in a normal year, to visit once a year at different times of the season, so that we can gently recalibrate where nature is always trying to tell us which way it wants to go, maybe too quickly sometimes.
and the garden will respond very differently according to what happens with the climate. There was a typhoon there in 2016. Al clima. Nel 2016 c'è stato un tifone, è arrivata tantissima acqua nel giardino, portando tanti semi di piante diverse, e hanno passato 3 mesi, per esempio, a cercare di gestire questo intervento della natura nel giardino, nel sito. E per una piccola squadra di persone è stato un lavoro enorme, e nel frattempo il giardino continuava a crescere come voleva lui. Ci sono voluti 2 anni per riportare il giardino in equilibrio, anche perché noi facciamo un giardinaggio molto attento e delicato, non vogliamo entrare e fare cambiamenti drammatici, si tratta semplicemente di ricalibrare in modo delicato le cose, e riusciamo a farlo in questa settimana che io passo tutti gli anni lì con Medari. Lei è una figura chiave per il giardino, senza di lei non avremmo mai potuto fare un progetto del genere. Lei e la sua squadra sono i custodi del posto, sono loro che si occupano di questo luogo, è proprio la vita di questo giardino. E qui vediamo che questi 5 ettari di campo, di giardino, ebbene la occupa moltissimo in questo momento, perché sta per arrivare l'inverno. Vedete che la montagna ha già perso la vegetazione e l'inverno arriva velocemente. So che Medori sta lavorando tantissimo, perché tra 3 o 4 settimane cominceranno le prime gelate, la prima neve a ottobre, e poi chiudono per l'inverno. E loro hanno anche una primavera molto veloce dopo un periodo immobile di 6 mesi, e in primavera devono svegliare il giardino. Per esempio mettono la fuliggine o le ceneri sulla neve per farla sciogliere, e cercano di riattivare la vita del giardino. Loro si sentono parte di qualche cosa più grande, questo paesaggio che li ricorda che loro sono semplicemente un piccolo ingranaggio in un enorme meccanismo, e come custodi noi dobbiamo essere un piccolo meccanismo e capirlo. Allora è un posto magico, e il fatto che funzioni in scala con questa visione a lunghissimo termine è una cosa che ci ispira tantissimo, e sono sicuro che anche voi ne sareste ispirati. Grazie mille Dan. Allora togli per favore la videata, così possiamo parlare brevemente con te. Allora grazie mille Dan. Non abbiamo Grazie tanto mille, tempo Dan. per le Una domande. domanda. Quando è che hai iniziato il progetto su grande scala? Penso che non mi sono sentito intimidito dalla grandezza del progetto, perché lavoravo con un grande team. E ciò che ho sentito, che mi ha un po' innervosito, era proprio forse di piantare tante piante nello stesso tempo, e non avevamo Madori in quel momento, che ci poteva proprio aiutare a gestire questa situazione molto complessa, perché era difficile appunto piantare tutte queste piante. Madori ha capito il principio di come volevamo appunto lavorare in stretta connessione con questa piantumazione naturalista, e ci ha aiutato molto a gestire il tutto. Ma il mio nervosismo era proprio giustificato dal fatto che non avevamo trovato Madori, oppure lei non aveva ancora trovato noi. E quindi oggi invece non è così. La vostra relazione di lavoro è davvero speciale. Sì, siamo molto amici, e vedevo molto. Voglio far vedere a tutti il libro Tokachi Millennium Forest, perché è davvero bellissimo e splendido. Lo mostro soprattutto per voi che siete in Italia. Valentina, Libreria della Natura a Milano, ha questo libro, sono sicura, però è assolutamente incredibile. Per voi che non l'avete ancora comprato, vi consiglio di comprarlo questo weekend. Dan, grazie mille. È stato bellissimo guardare tutte queste
un'immagine di nuovo e sto davvero, mi sta piacendo tantissimo il libro, è un capolavoro, so che c'è un team di persone che hanno scritto questo libro, però è davvero bellissimo e anche la pubblicazione, la casa editrice è notevole. Quindi grazie mille Hu dietro le scene che ci sta aiutando, grazie mille. Ok, in questo momento cosa facciamo? Andiamo a sentire, grazie signori, che lavora con MyPay. MyPay ha fatto sì che questo webinar potesse accadere e potesse appunto esserci anche appunto lavorato e sulla traduzione simultanea, perché se le nostre appunto gli interpreti che stanno traducendo la conferenza, è incredibile, quindi voglio ringraziare, grazie a MyPay perché hanno finanziato hanno finanziato le nostre interpreti e con tutti i relatori inglesi avremmo avuto un po' di problemi e quindi mi fa piacere perché adesso tutti invece possono partecipare grazie a MyPay. Grazie a sei lì per condividere il tuo video. Allora, vediamo. Okay, I don't see you, Grazia, I just see your name. Non ti vedo, grazie, vedo solo il tuo nome. Can you hear me? Senti? Ok, mi sentite? Penso, allora. Sì, sento bene, sì. Ok, bene. Allora, credo che sia un problema dell'host che ha stoppato il mio video, ma l'importante è che si possa condividere lo schermo. Eccomi qua. Allora, ciao Annie, buon pomeriggio a tutti. È un piacere essere qui con voi e quindi grazie della partecipazione, grazie dello spazio che avete riservato anche per parlare un po' di come riuscire a costruire un paesaggio sostenibile. Abbiamo visto dei progetti bellissimi, progetti con un obiettivo di 2000 anni, questi sono anche progetti nostri, nel senso che MyPay ha tantissime linee, una di queste è dedicata alle pavimentazioni architettoniche e sono formulati tutti questi prodotti proprio per avere la durabilità come filo conduttore e come punto di forza. Questo perché? Perché ogni volta che si parla di una pavimentazione esterna e si parla di progetti a lungo termine, bisogna cercare di coniugare tutta una serie di esigenze. Le esigenze d'uso, le norme tecniche, le esigenze di conservazione, preservare l'identità e la bellezza, non dimenticare la sostenibilità e l'economia circolare, la sicurezza e naturalmente il concetto di patrimonio che le pavimentazioni esterne portano con sé. Non dimentichiamo che noi in Italia ne abbiamo tante di pavimentazioni che hanno 2000 anni, sono quelle dei Romani, quindi il nostro obiettivo è un po' di prendere esempio dai nostri antenati. E tutto questo possiamo inquadrarlo come analisi del ciclo di vita, cioè dalla culla alla tomba cosa succede. Dalla culla alla tomba, più è lungo il tratto che intercorre, più la durabilità viene realizzata. E quindi a parità di condizioni ambientali, come si può lavorare per aumentare la durabilità, per allungare questo ciclo di vita? Si parte dalla progettazione, quindi stratigrafie corrette, determinazione della classe di carico a cui saranno soggette le pavimentazioni, la scelta del tipo di pietra, del suo formato, dello spessore, la scelta dei supporti, la corretta posa, che si esplica come la qualità della pietra, la qualità dei prodotti e la qualità della posa, e infine la manutenzione. Abbiamo visto Medori cosa ha fatto per il giardino, così dobbiamo fare anche noi per le pavimentazioni. Quindi la frequenza e la tipologia degli interventi determinano poi quanto la durabilità viene perseguita e ottenuta. Per questo vorrei mostrarvi 3 esempi di 3 linee di prodotti che abbiamo, che sono quelli dedicati alle pavimentazioni monolitiche drenanti e quelle in calcestruzzo lavato. Ma prima di tutto cerchiamo di capire a cosa è soggetta una pavimentazione, perché quello che noi vediamo è sempre la superficie, quindi la pietra. A cosa è soggetta la pietra dello strato superficiale della pavimentazione? È soggetta a una serie di sollecitazioni,
all'ambiente di utilizzo, ma soprattutto quello che comanda è chi la porta, chi la sostiene. E se vogliamo partire da questa immagine che rende molto bene l'idea, la vogliamo declinare in una situazione normale, cioè una situazione reale, la durabilità è legata appunto alla pietra nel senso delle sue caratteristiche, spessore, formato, proprietà e marcatura CE ad esempio, ma poi naturalmente vanno conosciute a priori quali saranno le sollecitazioni a cui soggetta, quindi il tipo di traffico. Qui vediamo ad esempio siamo a Bologna in strada maggiore, qui passano 1600 autobus tutti i giorni, quindi immaginate non solo lo stato limite a cui è soggetta questa pavimentazione, ma soprattutto la fatica a cui è soggetta tutti i giorni la pavimentazione. Aggiungiamo le condizioni ambientali, che possono essere le più varie, dal gelo-disgelo con i sali disgelanti, che chiaramente svolgono un'azione chimica pesante, così come lo spray marino, anch'esso particolarmente aggressivo. E infine tutto quello che è il supporto, la stratigrafia di posa, quindi il supporto vero e proprio, quindi su cosa poggia la pavimentazione, il tipo di allettamento, il suo spessore, ma soprattutto la sua resistenza, la stratigrafia, cioè come è organizzato sotto lo strato di calpestio, lo strato di usura, tutto il pacchetto, e naturalmente le modalità di posa. Tutto questo porta alla durabilità. Allora, dopo aver visto, insomma, anche da dentro e da sotto com'è una pavimentazione, mi piacerebbe portarvi invece in cantiere e farvi vedere qualcosa delle pavimentazioni che abbiamo realizzato. Vi porterò in Friuli perché lì abbiamo 3 casistiche molto didattiche e molto belle da vedere. Le prime 2 sono nella città di Udine, che ha recentemente intrapreso un grande progetto di riqualificazione di tutte le pavimentazioni del centro storico in pietra, e poi al Sacrario di Re di Puglia, che per tutti noi italiani è veramente un luogo del cuore. Allora, Udine, pavimentazione architettonica di pietra monolitica. Cosa significa monolitica? Significa che la pavimentazione è un tutt'uno, pietra, allettamento e stuccatura. Questo avviene grazie all'uso non di prodotti tradizionali, quindi non di malte preparate in opera, ma grazie a premiscelati, cioè dei prodotti confezionati e formulati apposta in cui si hanno inerti, cemento e additivi che permettono di tenere basso il rapporto acqua-cemento e sviluppare importanti resistenze meccaniche al gelo disgelo, ai sali disgelanti e allo spray marino. Questo che vedete a sinistra è una foto al SEM. Dovreste riuscire a vedere il comparatore dimensionale che vi fa vedere la scala di questa immagine. A sinistra avete una manta tradizionale confezionata in opera, tutto quello che vedete nero è aria, quindi vuoti, e a destra invece è il sistema Mappeston, l'allettamento del sistema Mappeston, il Mappeston TFB60. Vedete che la struttura è molto chiusa e molto compatta. Questo solitamente lo esemplifichiamo con 2 cose che tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra vita, cioè il ciocorì, qualcosa di molto friabile, morbido da sgranocchiare, che è molto facile rompere e frantumare, e il torrone che invece ha una sua resistenza, una sua compattezza importante. Ciocorì e torrone non sono altro che l'immagine che abbiamo visto, le 2 immagini che abbiamo visto prima al SEM, ma poi nella realtà non sono altro che strade molto alterate, deteriorate, danneggiate dal transito dei carichi, e strade invece in buono stato di conservazione. Qui vedete la Torre degli Asinelli, qui in fondo vedete che è strada maggiore a Bologna. Ci sono sistemi che si applicano a qualsiasi tipo di pavimentazione, quindi acciottolati, lastricati, pavimentazioni in cubetti, pavimentazioni in masselli, pavimentazioni anche in elementi prefabbricati. E ora vi porto finalmente a vedere un vero cantiere. Quindi qui siamo a Udine, in via Mercato Vecchio, è il cuore della città di Udine, quindi la piazza è stato buono della città. L'amministrazione ha inteso riqualificare 2500 metri quadrati di pavimentazione, e qui per questo motivo, anche per gestire delle esigenze di sostenibilità, il prodotto è stato fornito sfuso in silos. Il prodotto viene erogato dal silos e viene mescolato meccanicamente per 3 minuti per mettere
per permettere agli additivi di entrare in reazione, di reagire, e quindi poi la posa procede regolarmente. Qui vedete la posa dei cubetti in file dritte, vedete la consistenza del prodotto che è terra umida, perché poi verrà vibrocompattato, quindi la pavimentazione sarà bagnata, prima intasando le fughe con prodotto secco, come vedete fare ora qui all'operatore, poi la pavimentazione viene bagnata e vibrocompattata. La vibrocompattazione permette al prodotto di diventare un tutt'uno con i cubetti. Per quanto riguarda le lastre, invece, lo vedete la consistenza un po' diversa, si usa il prodotto in consistenza plastica, si applica una boiacca di adesione sul retro delle lastre che poi vengono posate una ad una. Infine, fresco su fresco, si prepara la malta per la stuccatura delle fughe, che vedete anche questa è una consistenza cremosa, viene colata e stesa con la racla attraverso le fughe, quindi poi dopo una pulizia con getto dolce d'acqua, questo è il risultato finale. Qui vedete delle lastre di pietra piasentina e dei cubetti di porfido, e qui è la bellissima, il bellissimo centro storico di Udine, via Mercato Vecchio, la loggia del Lionello, e vedrete uno spettacolare tramonto fra poco, giusto per darvi proprio un'idea della bellezza della città e quanto una pavimentazione di pietra dà un senso di casa, di benessere, di accoglienza ai nostri centri storici. Sempre Udine, altra situazione. Qui siamo invece in una strada molto più trafficata e dove l'amministrazione comunale si trovava nella condizione di dover scarificare una pavimentazione in cubetti alterata e realizzarla ex novo. Quindi l'idea, essendo il progetto guidato da un'esigenza forte di sostenibilità, l'idea ha optato per riutilizzare la pavimentazione in cubetti e provvedere alla stesura di una pavimentazione drenante, elastica e drenante, usando una resina poliuretanica monocomponente esente da solventi, ma Pearson joint. Ora vi mostro il filmato. Dovrebbe partire, eccoci qua. Allora, siamo in via Aquileia. Quindi la pavimentazione vecchia è stata scarificata, si posa il letto sciolto di pietrischetto che fungerà da allettamento, un pietrischetto particolare che ha delle caratteristiche meccaniche tali per cui non si logorerà, non si sbriciolerà al continuo passaggio dei mezzi. La posa dei cubetti, vedete, è una posa tradizionale, notate che i cubetti hanno gli spigoli piuttosto arrotondati perché sono i vecchi cubetti che sono stati burattati e puliti da tutto quello che era la precedente pavimentazione. Fughe intasate sempre con pietrischetto e vibrocompattazione con piastra vibrante, dove lo strato di allettamento è 5-7 cm e invece rullo dove l'allettamento è più spesso. Anche qui con lo stesso frantumato di roccia si intasano le fughe tra un cubetto e l'altro e alla fine si va a colare fuga per fuga la resina, ma Pearson joint, che fungerà da maglia elastica, tant'è che la pavimentazione non è solo drenante ma è anche elastica, che tiene insieme tutta la pavimentazione. Qui poi la città di Udine ha chiesto un qualcosa di particolare, che è stato quello di poter riprodurre lo stemma della città nella pavimentazione. La città ha uno stemma bianco-nero, per cui la resina poliuretanica, che è di colore ambrato, come avete visto prima, è stata in questo caso sostituita da una resina alifatica che ha colore trasparente. Ed ecco qui come si presenta ora la nuova via Aquileia di Udine. Infine, le pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo lavato di Mapei Color Paving. Questo è un altro sistema di Mapei che permette di ottenere delle pavimentazioni con effetto naturale molto bello, molto flessibile e molto personalizzabile. Siamo a Re di Puglia, che tutti voi conoscete, è uno dei sacrari militari più commoventi, più toccanti che ci sono. Un sacrario della Prima Guerra Mondiale, ci sono circa 100.000 soldati, di cui solo 39.857 hanno un nome, tutti gli altri purtroppo sono ignoti. Questo è un progetto che già è stato voluto fortemente all'indomani della guerra e ci hanno messo 10 anni a realizzarlo, dal 1928 al 1938.
e quindi, come avete visto prima, c'erano delle situazioni di alterazione delle pavimentazioni che erano state realizzate con gli aggregati locali derivanti dalla demolizione delle colline circostanti, che ora sono vincolate. Quindi il lavoro è stato non tanto quello di una realizzazione ex novo, che sarebbe stata molto più semplice, ma di andare a costituire un mix, una miscela mescolata opportunamente che contenesse e che riproponesse la tessitura di questi vecchi antichi cementi, vecchi di 80 anni. E quindi cosa è stato fatto? Sono stati scelti due tipi di aggregati, due tipi di ossidi e sono stati fatti gli impasti ad hoc. Qui vedete il nostro laboratorio mobile che va a preparare le miscele, perché la caratteristica di questo prodotto, che è un pavimento in calcestruzzo classico, al momento in cui lo si stende, in realtà è che viene disattivato superficialmente, quindi solo l'indomani si vede il colore e l'effetto finale. Quindi qui vedete le varie campiture che venivano di volta in volta preparate, qui l'aggrappo per lo spolvero di cemento e per la posa del nuovo impasto. Ecco qui, l'impasto naturalmente contiene degli additivi che lo rendono particolarmente resistente alle condizioni ambientali. Il calcestruzzo viene scaricato, viene esteso, viene pareggiato e disteso omogeneamente con questi strumenti e poi con questo big flop viene lisciato superficialmente. Anche questa naturalmente è una fase molto delicata. Come vi dicevo, solo l'indomani avremmo saputo com'era l'impasto, quindi ogni impasto veniva verificato, prelevato e verificato grazie al nostro laboratorio mobile. Si facevano delle prove immediate e poi delle prove successive. La pavimentazione viene lavata superficialmente con un prodotto che è un disattivante di presa superficiale, che l'indomani, 24 ore dopo, viene lavato via e lascia a giorno l'effetto di ghiaia vista desiderato. E quindi questo potete immaginare in tempi record, perché nel 2018 era il centenario della fine della guerra e quindi ci sarebbero state tutta una serie di cerimonie e celebrazioni, è stato realizzato. La parte di pietra è stata stuccata nuovamente con un prodotto apposito e infine questo è il risultato finale. Questo è un tramonto a Re di Puglia con il pavimento completamente restaurato. Abbiamo voluto mostrarvi questi 3 esempi. Non si è ancora fatto sentire, ma c'è in linea anche Marcello De Ganutti, che insieme a me e a Simone David si occupa di questa linea per Mapei, perché condividiamo molti valori con quello che è tutta la progettazione del landscaping. L'attenzione alla sicurezza, alla durabilità, alla sostenibilità, ma soprattutto alla responsabilità che ognuno di noi ha facendo il suo lavoro. Quindi con questo noi vi lanciamo l'invito, non vediamo l'ora di incontrarvi di persona, perché è bello fare i webinar, ma è molto bello anche vedersi di persona, e vi saluto all'edizione dell'anno prossimo. Un saluto a tutti e un ringraziamento per lo spazio che ci avete concesso. Un saluto a tutti. Thank you very much, Grazia, and thank you to MyPay. Grazie e grazie MyPay per averci dato la possibilità della traduzione simultanea. Avete dato la possibilità a questo webinar di avvenire e di essere internazionale. Adesso avremo un Grazie ancora, video. ora faremo una pausa in modo tale che possiate versarvi un bicchiere di vino, un Aperol Spritz e fare una breve pausa, solo 10 minuti però. Allora, per favore non andate via perché ascolteremo Fink subito dopo la pausa. Grazie. Non c'è lo schermo.
Okay, so Bene, quindi siamo qui. Peter, ci sei? maybe not. Forse no? Peter? Hello, Peter. Are you Ciao there? Peter, ci sei? I am, but Eccomi, you need to leave me in. Let me in. ma devi farmi entrare. So, could you at the office, Potreste Christina, dall'ufficio, Cristina, Beatrice, dare l'ok e l'accesso a Peter? I can see you've got. Can you Io just turn your camera on, Peter? vedo forse, Peter, forse dovresti accendere la telecamera, avviare il video e ti vedo perché posso sentirti. Eccoti, benissimo, ciao Peter. Peter, sei un veterano dei maestri del paesaggio. Sei stato a Bergamo per quanti anni hai My partecipato? memory fails me. Oh, la mia memoria mi tradisce. Forse tanti anni. E insieme a Dandy hai anche fatto un disegno, un progetto per Piazza Vecchia. Quanti anni fa? 5 anni fa? Sì. Quindi Peter, oggi la tua presentazione non riguarderà un progetto in particolare, ma il tema è la felicità, giusto? Sì, sì, lo è. E quindi vogliamo condividere lo schermo? E quindi insegnaci un po' di felicità, perché ne abbiamo bisogno tutti in questo momento. Can you see it now? Vedete? Yes. Vedete adesso? Sì? Can you see it now? Mi vedete? Perfetto, grazie. What's interesting about La cosa coming to Bergamo for interessante nel 10 venire a years Bergamo is per one of the 10 few anni è events che uno dei pochi I attended eventi ai quali ho that not partecipato only does things che non solo fa that people can enjoy delle and cose experience, che le like the persone possono vivere come un'esperienza insieme a vedere la trasformazione della piazza o but altri it eventi also nella manages to città, bring ma together under one riesce a roof portare insieme sotto ad landscape un architects, tetto gli architetti landscape paesaggisti, garden designers, i and people designer dei connected gardeners. giardini, What it in many ways didn't do over the 10 architetti. years, it E didn't ciò so che è much stato fatto think negli ultimi about the anni è che non ci ha differences fatto between fermare, non ha smesso di gardens, creare questa garden differenza design, tra landscape giardini, architecture, and something that paesaggisti, interestingly architetti del is giardino, ed è una cosa che invece mi if you interessa look at molto. gardens, Se which is a tagliamo human giardini, ed activity è with an un'attività enormously long umana history che ha una storia and very lunghissima, different aspects of this con long tanti history. aspetti diversi European di questa gardens storia. I are giardini in europei, ad different esempio, sono diversi, the perché, Romans ad esempio, i romani adoravano i the giardini, Greeks i built gardens at greci invece non and the first facevano giardinaggio European per gardens in the niente. medieval gardens E use a se big partiamo marble gardens. dai giardini The romani a Romans quelli and the appunto naturalistic gardens medievali c'è una grande trasformazione and ancora. Poi passiamo appunto so invece very extreme all'Inghilterra, ai parchi moderni. Quindi diciamo, è un percorso molto difficile, e soprattutto se poi arriviamo a vedere anche i giardini giapponesi, i giardini orientali, Satoyama, quindi ci sono delle differenze, però tutti hanno un qualcosa in comune. È proprio questa sensazione delle persone che vanno a svilupparsi nel giardino, cioè il concetto di essere qui, l'esistenza sul pianeta e come l'esistenza sul pianeta può cambiare quando appunto siamo in contatto con il giardino. Durante la pandemia, dopo decenni, in cui le persone hanno consumato i giardini, la pandemia ha connesso le persone con una sensazione diversa, una sorta di sensazione di avere un certo controllo sul concetto di tempo
ed è il concetto proprio della semina, il concetto del crescere e tutti gli stadi che sono nel mezzo, ad esempio appunto la semina è la crescita di una pianta e la vita è fatta di tanti giorni, tanti mesi. E quindi il giardino per le persone dopo tanti decenni ha assunto un altro significato, li ha connessi alla scoperta proprio che il crescere qualcosa non offre soltanto cibo e verde, ma offre anche la speranza, e la speranza di un nuovo inizio, la speranza di un progresso naturale, la speranza che appunto si inizia a capire qualcosa di più grande di quello che abbiamo capito finora. E penso che sia importante che la pandemia è stata breve, pochi mesi, diciamo in lockdown, e molte persone si sono connesse ad una rinascita proprio anche del giardinaggio ed è un momento importante della storia. E quindi spero che questo porti a qualcosa di positivo. Ma la cosa interessante riguardo al giardinaggio, soprattutto contemporaneo, è che il giardino come attività umana oggi è molto più vicina alle belle arti che all'architettura del paesaggio. La cosa interessante è che il giardinaggio e l'architettura del paesaggio è simile proprio, la distinzione tra giardinaggio e architettura del paesaggio è simile proprio alla pittura e all'amore per il colore e la grafica, la grafica, così come la scultura e il design del prodotto. Quindi è lo stesso, la stessa distinzione, architettura del paesaggio simile a pittura a pittura e la grafica è invece vicina al design del prodotto. Quindi porta tutto ciò ad una forte emozione, ad una forte enfasi, si crea una sorta di collaborazione e se pensiamo quindi al design del prodotto, il prodotto deve essere ergonomico, deve avere una certa performance, deve avere delle caratteristiche, quindi possiamo dire che l'arte è per il bene dell'arte e quindi la facciamo appunto per condividere la bellezza dell'arte e la felicità. E i giardini in molti modi possono essere visti per il bene del giardino, cioè sono per la bellezza del giardino. È una distinzione importante perché la nostra distinzione si è un po' persa. E vorrei appunto rifarmi ad una citazione di Anna Layton. Dicono che dice che il giardino dovrebbe essere una fonte di comfort, di speranza in un mondo opaco, spento, quindi la salvezza in un qualcosa di selvaggio e la comunità nella solitudine. Quindi qui Leighton, diciamo, cattura proprio l'idea del giardino. Il giardino non è solo piante e quindi tutto ciò di cui parlano i designer di giardini, ma il giardino è ciò che va ad impattare le nostre emozioni, sensazioni connesse alla nostra esistenza, al significato della vita e al significato di me stesso che vivo su questo pianeta. E quando parliamo quindi del garden design, quindi della progettazione di giardini, c'è proprio una differenza tra giardinaggio e il garden design. Il garden design, la domanda è, il garden design riguarda più il giardino o il design?
E voglio che appunto pensate questa domanda. È interessante che il garden design si concentra soprattutto su spazi chiusi e quindi appunto parliamo appunto di piantare piante, ma anche appunto le pavimentazioni e tutto il resto, illuminazioni, sistema di drenaggio, ma ciò, anche se contribuisce a qualcosa di bello, il design del giardino coinvolge proprio la creazione di qualcosa di bello, però coinvolge anche la consapevolezza spaziale, la manipolazione, l'organizzazione della tridimensionalità dello spazio. E quindi è molto più complesso del semplice fare il proprio giardino ed essere guidati appunto dalla nostra ricerca della felicità dettata dall'istinto. Quando parliamo di architettura del paesaggio, diventa ancora più complicato perché l'architettura del paesaggio si occupa soprattutto del design di spazi aperti, ma anche spazi racchiusi, aperti al pubblico come piazze, parchi di campagna, greenways, eccetera, foreste. In quanto la professione, appunto, è di nuovo più complessa, perché non esiste solo nel suo spazio, ma ha bisogno di contestualizzare lo spazio, come si riesce proprio anche, inizia ad avere un senso in un contesto quindi più ampio, come si relaziona anche agli edifici, al paesaggio in generale. E quindi ritorniamo alla questione di cui parlavo prima, quindi la transizione del Millennium Forest nel paesaggio della foresta circostante, appunto, e anche il clima del posto, la responsabilizzazione delle persone che vivono in quel posto e quindi come appunto le persone si che prendono appunto cura del paesaggio, quindi diciamo che è un concetto molto più complesso. Quando parliamo di architettura, penso che a volte diventa diciamo un tema un po' ridicolo, perché se parliamo di un progetto fatto in 5 anni, che appunto viene venduto al cliente per far vedere parte appunto facendo vedere un progetto come questo, con un sacco di materiale costoso. Ma ciò che voglio dire è la relazione dell'architettura del paesaggio e l'architettura è diventata molto problematica in questo secolo. Perché? La relazione difficile si basa sul fatto che l'architettura è veloce, invece il paesaggio è molto lento e non può essere appunto accelerato. E poi è tutto appunto è tutto guidato dalle immagini, perché se il cliente crede nelle immagini senza riuscire a capire il processo di realizzazione e non capire neanche i limiti, come ad esempio appunto la natura che può diventare arida e uno dei punti più critici riguardo a Chelsea oppure ad altre esposizioni è proprio il fatto che si creano queste illusioni pazze del vero paesaggio, ma nel modo meno sostenibile possibile. E quindi sono dei teatri, tutti
hanno questa illusione incredibile di un paesaggio normale, ma un paesaggio normale non può essere fatto in questo modo, ma comunque diciamo che va invece a dare un punto di riferimento, uno standard per le immagini che tutti dovrebbero raggiungere. E quindi bisogna invece pensare anche ad una sostenibilità a lungo termine quando appunto si progetta un giardino. E qui torniamo un po' alla nozione di felicità. E per me è interessante perché molti architetti, paesaggisti, quando hanno finito con le loro foto sui giornali, quei progetti diventano un fallimento a volte. Proprio perché non sentono la felicità appunto dell'essere umano. Ad esempio, se andiamo appunto a New York, ci sono tantissimi progetti incredibili, questi zoo super costosi, e se appunto le persone non hanno soldi in quegli ambienti non si sentono appunto felici, ma per me invece è una inabilità, è una non capacità del designer di rendere, cioè il fallimento del designer perché non è riuscito a rendere felice il visitatore o chi vive quell'esperienza. E quindi c'è la stessa predisposizione psicologica quando appunto, ad esempio, forse queste persone sposano la persona sbagliata oppure scelgono un lavoro inappropriato o prenotano le vacanze che non sono riuscite. Quindi per me è interessante il fatto che gli architetti e i paesaggisti rispetto alla maggior parte dei progettisti di giardini non parlano molto di emozioni e bellezza. E il loro discorso si concentra prevalentemente sul design, la funzione, l'ecologia, la sostenibilità, la tecnologia, le piante, e si concentra proprio sulla preoccupazione per la bellezza del gesso, per il materiale. Ciò che penso accade ed è coerente, non dà spazio alla felicità, ad altre emozioni. Quindi ciò che le persone pensano davvero e ciò che li guida veramente. E quindi le persone sviluppano questi sviluppi per promuovere i loro uffici, incoraggiando le persone a finanziare i loro progetti, a commissionare appunto a loro dei progetti, però parlano appunto di in queste conversazioni sul design molto ibride ed eclettiche. Però poi il desiderio di felicità, di significare cose diverse. Ad esempio, per una persona la felicità è un cucciolo caldo, per un'altra persona un cioccolato, è un gelato al cioccolato, e per un'altra persona è vedere Katy Stierra o qualsiasi altra persona nuda. Allora, se si chiede appunto la chiave per la felicità, e quindi anche la collaborazione, ad esempio Facebook, vediamo tantissime pubblicità, cercare proprio di persuadere tutti che ciò che ci stanno vendendo è la felicità. Ed è molto simpatica questa vignetta, dove appunto Mosè incontra questa persona che dice appunto sì, la chiave della felicità è appunto un servizio a lunga distanza che possa essere meno costoso di altri. Invece Fruits of the Loom dice che la felicità sono delle mutandine belle.
Ma poi il desiderio di felicità diventare un'espressione diversa del desiderio, ad esempio, della chirurgia plastica per realizzare la perfezione come condizione preliminare. Quindi fare proprio, porre alle persone le domande sulla felicità e portare appunto tutto su un altro piano. Ma penso che la domanda è proprio questa: il desiderio per la felicità può essere visto come un'espressione diversa del desiderio per, appunto, come dicevamo, chirurgia plastica, per arrivare alla perfezione, così le persone possano amarci e considerarci belle? E qui vediamo appunto il chirurgo plastico che dice al maiale, dopo appunto tutte le ferite, che tutte le ferite siano guarite, dopo aver tolto le bende, il tuo look sarà di sicuro migliorato, ma sarai sempre un maiale perché è quello che sei. Un'altra cosa interessante che se appunto solleviamo questa problematica della felicità ai professionisti, sono super sensibili, perché si sentono immediatamente attaccati. Questa vignetta è molto simpatica, perché appunto la donna chiede: voi architetti siete troppo sensibili alle critiche? E la risposta è: sì, prenditela di nuovo con noi. Ed è proprio uno dei motivi per cui penso che c'è bisogno di una discussione più profonda. E mi piace Bergamo perché lì le persone diventano amici e quindi queste discussioni che si hanno la sera su queste tematiche si fanno con un drink tra le mani. Sono appunto discussioni interessanti che a volte non si fanno appunto nelle nostre vite di tutti i giorni, e invece in questo ambiente ci apriamo e si ammette proprio il fatto che a volte non ci facciamo abbastanza, non ci poniamo abbastanza domande, ed è invece interessante parlare di queste cose perché fanno parte anche della crescita di una persona, anche professionalmente, e personalmente ci si connette cercando di aprire questo vaso di Pandora. In questo contesto è possibile creare un contrasto tra queste due frasi. Ad esempio, la prima è di un filosofo inglese che dice: quello che cerchiamo in un'opera di architettura, un paesaggio, un'architettura in un giardino, non è alla fine così lontano da quello che cerchiamo in un nemico, perché è una ricerca per qualcosa che può arricchirci, arricchire gli altri e arricchire e migliorare queste relazioni, però alla fine anche l'espressione di valori più profondi per noi stessi e che possiamo offrire anche agli altri come un gesto di amicizia. Questo può essere contrastato con un'altra citazione che mi piace, che l'inferno sono le altre persone, lo dice Jean-Paul Sartre, e c'è una sorta di appunto negazione della frase precedente. È da lì che abbiamo tanti problemi con queste appunto ideologie. Ma quindi come si può pensare di appunto sbloccare tutto ciò? La domanda è: come possiamo appunto portare questo aspetto del giardinaggio e applicarlo al processo dell'architettura paesaggista, del design dei giardini? Come possiamo portare qualcosa che è così personale e condividerlo con gli altri senza imporre e controllare? E la sfida è proprio questa per questo secolo.
cioè come fare in modo che il processo di progettazione sia collaborativo, più fluido, esplorando collegamenti e interconnessioni, una rete invece che solo gerarchie, pur contribuendo a uno sforzo collettivo, un risultato finale comune. E quindi è molto interessante ciò che hanno detto anche i nostri relatori precedenti, parlando di collaborazione, anche della fiducia nella collaborazione. Dan Pearson ha parlato proprio dell'aspetto, dell'importanza di appunto fidarsi del cliente, ma anche del team di giardinieri che hanno portato idee e hanno portato questa filosofia del giardinaggio nel suo progetto, quindi le persone coinvolte nel progetto, quindi tutto ciò deve diventare più vasto, un'energia di connessioni maggiori, semplice invece di parlare soltanto di commissioni. Quindi ciò che propongo nel contesto di questa architettura, che un'architettura infelice è un giardino infelice, è un parco infelice, e quindi è proprio il fallimento della psicologia così come del design, quindi è tutto connesso, questa mancanza di relazione empatica con le persone. Forse ho parlato troppo. No, ho parlato con un designer di giardini, un mio amico, ha detto che essere un garden designer è un atteggiamento, ma atteggiamento di chi? Atteggiamento, il tuo atteggiamento, l'atteggiamento del cliente, l'atteggiamento di chi visita il tuo giardino. Quindi ho pensato che forse stava parlando del suo atteggiamento. E ciò porta ad un problema molto più grande di quello che costruire la mia felicità e festeggiare la felicità. Se porta proprio tutto ciò al pensiero che forse dovremmo vedere agli edifici e al nostro ambiente naturale, le nostre città, non solo lasciandole ai professionisti, ma abbiamo bisogno di approcciare i nostri luoghi come qualcosa che riguarda tutta la nostra vita e il nostro benessere, e quindi torniamo al giardinaggio. E penso che in questa riflessione veloce e breve vorrei appunto, questo è una sorta di omaggio alla conferenza di Bergamo, perché si inizia con il giardino, si finisce con il giardino e si coprono tutti questi aspetti, ed è ciò che rende tutto così interessante. Penso che abbia raggiunto i miei 25 minuti. Ok, se disconnetti il tuo schermo, la condivisione, benissimo. E prima di andare avanti con Andrea Cochran, che è stata molto paziente aspettando dalla California, abbiamo un messaggio importante da Maurizio Beggini, che è il nostro presidente. A short film about ci mostrerà un breve filmato di un argomento molto importante. Sono qua in Piazza Vecchia a Bergamo, allestita per i maestri del paesaggio con i tavoli disegnati da Michele De Luca espressamente per noi. Mi presento, sono Maurizio Beggini, sono il presidente di Archedibus e sono il direttore creativo della Skate Festival. Volevo dirvi che quest'anno abbiamo un sogno, un unico sogno, che è quello di realizzare all'ospedale di Bergamo un luogo per l'incontro, il Green to the People, il giardino per l'incontro. Tutta la manifestazione infatti ruota intorno a questa unica finalità, quella di raccogliere i fondi per questa iniziativa. La pandemia ci ha tolto
una delle cose più importanti della vita, che è la socialità. E noi vorremmo all'ospedale costruire un monumento che sia moderno e vivente, che possa dire continuamente quanto è importante incontrarsi e avere luoghi correttamente progettati per questo scopo. Potete donare andando nel nostro sito, abbiamo paesaggio.it, abbiamo un bollo rosa fucsia, c'è scritto donate, green to the people, con i vari forme di pagamento della donazione. Poi infine ringrazio tutti perché durante il momento durante il lockdown abbiamo avuto molti messaggi di solidarietà, quindi ci siete stati molto vicini in questo momento difficile dove Bergamo ormai era in un momento drammatico. Grazie a tutti, buona continuazione dell'International Meeting. Bene, grazie mille. Questo è un messaggio estremamente importante e so che molte persone che non vivono in Italia hanno visto immagini su Bergamo che ci hanno riempito di dispiacere, di dolore, conoscendo così bene i bergamaschi e la città. È una causa bellissima, un'idea splendida. Se potete donare, donate, è una bellissima idea. Andrea Cochran, sei in California, ci stai aspettando pazientemente. Ah, ciao Andrea, sei la persona più lontana in assoluto in questo seminario. Sei l'ultima, ma non certo in ordine di importanza. Devi accendere il video perché vediamo solo il tuo nome. Benissimo, perfetto, grazie mille. Mi dispiace che siamo in ritardo come settimana scorsa, ma abbiamo adottato un orologio italiano, la tempistica italiana. Allora, prima di iniziare la presentazione, tu abiti a San Francisco, vero? E penso che ci parlerai un po' della situazione a San Francisco, no? Sì, senz'altro. E tu però sei passata dalla East Coast alla West Coast, vero? Sì, ho vissuto in California ormai dagli anni '80. È il posto dove ho vissuto più anni. Sono venuta in California pensando di rimanere per un paio d'anni, forse, e poi ho scoperto che era uno dei posti più belli in quel momento e ho deciso di rimanerci. Allora ho creato qui il mio studio e dopo un po' che uno abita in questo posto, uno non può più tornare indietro, andare altrove, e allora uno sviluppa relazioni, rapporti, legami professionali. Questo ha veramente modellato la mia carriera. Tu hai uno studio di architettura di grande successo a San Francisco, hai vinto tantissimi premi e riconoscimenti per il tuo lavoro. Potresti parlarci dunque negli ultimi anni i premi più importanti che hai vinto e che cosa hai fatto? Allora sì, 5 anni fa ho ricevuto dunque un premio dell'American Society of Landscape Architects, la seconda donna a ricevere un premio di questo genere. Lo stesso anno abbiamo anche vinto il Copper Hewitt National Design Award, che è un premio della Smithsonian Institution che viene dato a un designer in diversi campi ogni anno. Sono i due premi di cui siamo più orgogliosi. Siamo 16 persone nel mio studio a San Francisco, la maggior parte del nostro lavoro è sulla West Coast e questo ha modellato senz'altro i nostri obiettivi, il nostro approccio. Anche se lavoriamo altrove, compriamo molto bene questo ecosistema così complesso della California. E chiaramente tu sei venuta a Bergamo come relatrice 4 anni fa, vero? Sì, esattamente. Quali sono state le tue impressioni di Bergamo? C'eri già stato o era la tua prima visita? Ero stata a Milano diverse volte, ma non ero mai stata a Bergamo. È una città bellissima, affascinante. Mi è piaciuto moltissimo passare del tempo lì e mi è dispiaciuto così tanto, avendo un rapporto, dei ricordi bellissimi, sentire che all'inizio della pandemia Bergamo è stata veramente colpita. Sì, anche a noi tutti siamo stati molto coinvolti. Tu ci parlerai di 2 progetti molto diversi gli uni dagli altri. Sì, allora, visto che siamo stati sottoposti al lockdown, ho pensato molto a questo. Molti dei miei colleghi fino alla fine dell'anno non torneranno nello studio, ognuno
sta a casa propria e lavora da remoto, e ci sono tante persone che vivono in piccoli appartamenti e non hanno accesso alla natura, e allora questo mi ha fatto molto pensare e mi ha portato in mente l'idea che noi veniamo così nutriti dalla natura e le nostre connessioni, i nostri collegamenti con la natura, e vorrei parlare proprio di questo concetto su due progetti. Uno è un centro di meditazione di un'università molto prestigiosa per un'elite, e l'altro invece è un progetto di edilizia sociale, le case popolari a San Francisco. Due gruppi di persone molto diverse. Allora, se vuoi dunque mostrarci le tue slide e continuiamo con la tua presentazione. Sì, ci vuole un minuto dunque per aprire le slide. Allora, vedete la mia schermata? Sì, benissimo, primo lucido, perfetto. Sì. Allora, quando sono venuta a vivere in California ero attirata dal paesaggio che è così selvaggio, venendo dalla East Coast, dove il paesaggio invece è così intimo e chiuso, guardando questi paesaggi immensi, aperti, vasti, mi ha veramente ispirato e mi ha modellato nella mia carriera. Sono diventata più minimalista, più consapevole dell'estetica, e questo paesaggio viene sostenuto, è sostenuto dunque da questi campi con graminacee, ma per un paio di cose che sono successe negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, abbiamo avuto dei periodi di siccità molto intensa in California. La settimana scorsa c'erano 110 gradi Fahrenheit all'ombra, e tutto ad un tratto ci siamo trovati dinanzi a queste temperature estreme e anche moltissima siccità, e poi quando invece piove ci sono le inondazioni. Abbiamo avuto molti anni di siccità e questo ha contribuito dunque agli incendi anche. E quest'anno, ed è molto presto nella stagione, perché la stagione di solito finisce ad ottobre, abbiamo avuto 3 milioni di acri di terreno bruciati e 1 milione di acri è attualmente sotto incendio nel nord della California. E questo rovina completamente la qualità dell'aria. Questa è una fotografia di San Francisco mercoledì scorso. È una foto fatta alle 8 del mattino, il sole non l'abbiamo visto per tutto il giorno, il ponte del Golden Gate è sulla destra, era un'immagine d'apocalissi. E questi eventi estremi fanno sì che le persone diventano molto più consapevoli dell'urgenza del cambiamento climatico, che dobbiamo fare subito qualcosa, non possiamo più aspettare. E senz'altro, oltre al Covid e tutto il resto, devo dire che questo incendio ha fatto sì che sia stato un periodo molto difficile per la California. Però vorrei parlarvi anche dei collegamenti positivi alla natura e come si spera forse riusciremo a cambiare le cose e faremo sì che le persone siano più consapevoli dell'importanza della natura e diventino più attivi nel preservare la natura. Questo progetto è la Stanford University, che ha 25 minuti di strada a sud di San Francisco, è un campus immerso nella natura. Il campus, questa è una zona nel campus, con però un suo boschetto dunque di querce autoctone, che è una parte integrante del nostro progetto. Il progetto è un programma abbastanza insolito, è una combinazione di 20 anni durante i quali si cercava di trovare una casa per i dipinti di un artista che si chiama Nathan Oliveira e che ha insegnato all'università. La Stanford University ha una politica: non vogliono creare un precedente per i professori individuali che donino le loro opere, che poi si aspettino che loro le espongano. Però in questo caso sì.
Visto che è un'università del gruppo Ivy League ed è molto competitiva, la gente è in California, la gente è molto sportiva, sembra tutto alla leggera, la gente ha i calzoncini e le scarpe da tennis, ma c'è anche un lato negativo. Gli studenti spesso lottano contro la depressione e allora volevamo creare un centro per la meditazione per gli studenti che vivono nel campus, come anche un posto per ammirare questi dipinti. Questo è uno dei dipinti visto da fuori, l'edificio. È una serie di 5 dipinti molto grandi che si chiama la serie Wintover e sono immagini di volo, fotografie che ha preso Nathan sorvolando il campus. Allora è iniziata una stretta collaborazione tra l'architetto e l'architetto del paesaggio. Quando siete all'interno dell'edificio, l'idea di meditazione è che voi avete questo collegamento diretto e forte con questo bosco di querce native molto importanti in questa esperienza di meditazione. Nel mio progetto l'edificio è lungo e stretto. Allora, questi sono i boschi di querce. Prima c'era il parcheggio qui con un camminamento. Questo è diventato importante perché diventava come uno schermo e devo dire che questa è stata una collaborazione bellissima tra architetto e architetto paesaggista. Il primo giorno, quando sono andata a parlare con l'architetto, lui mi ha detto, è un lato piatto, vogliamo costruire un edificio lungo e stretto, vogliamo sfruttare però la natura, e io ho detto, ma c'è un lieve declino qui tra la strada e il retro dell'edificio, un cambiamento di livello di 4 piedi. E l'architetto mi ha guardato, ma come? Pensavo il terreno fosse piatto. E io ho detto, no, non è piatto. E allora abbiamo cominciato a discutere e ci siamo resi conto che l'edificio poteva proprio interagire con l'ambiente. Allora, quando entrate nell'edificio qui a sinistra c'è un cortile, diciamo, più basso del livello della terra a metà dell'edificio e qui invece abbiamo una piscina che riflette ed era un modo meraviglioso per interagire con l'ambiente. Molto spesso invece sono gli architetti che ti impongono un edificio e tu ci devi lavorare, punto e basta. Allora gli studenti arrivano qua, parcheggiano qui le loro biciclette e man mano che ci pensavo guardando il progetto, ebbene, penso che la differenza tra il paesaggio e l'architettura, nel paesaggio tu sei seduto in uno spazio, in cucina, per esempio in questi mesi ci siamo tutti rimasti seduti all'interno, nel nostro appartamento, ma invece quando uno lavora col paesaggio, uno ha un approccio psicologico diverso, un punto di riferimento, perché uno sente la terra, sente il suolo sotto i piedi, sente il rumore della ghiaia, è una sensazione molto forte, diventa un'esperienza emotiva importante quando uno entra nella natura. E allora la coreografia del movimento all'interno del sito è molto importante. Allora vedete, abbiamo fatto questo muro davanti, potete passare o a piedi o con la bici, e poi invece abbiamo un camminamento che ci porta all'ingresso, voi entrate e poi guardate fuori perché la parete è tutta di vetro e qui c'è la piscina con uno spazio di meditazione privata qui e anche qui, e man mano andate avanti, ci sono dei dormitori oppure potete semplicemente passeggiare tra gli alberi di quercia e potete rientrare e guardare, cioè senza entrare potete mentalmente entrare perché guardate fuori e vedete dentro. Allora se è mezzanotte e siete stressati, potete sempre venire a passeggiare vicino al centro e godervi gli aspetti meditativi.
Allora, questo è l'ingresso all'edificio, ancora una volta, visto che la gente viene in momenti diversi della giornata, volevamo creare delle aperture in modo tale da vedere altre persone e sentirsi sicuri. Penso che la sicurezza sia una cosa importante. Uno deve sentirsi sicuro se vuole rilassarsi e meditare. Allora, vedete come l'edificio è sopraelevato rispetto a dove sto facendo io la foto, e qui vedete dunque le ginkgo biloba che abbiamo piantato un paio di anni prima, e questo granito decomposto, queste pietre che dunque cambia la sensazione sotto i piedi, e poi la metarealità di questo grande muro che è stato fatto con la terra del posto. Avete l'impressione di voler toccare questo muro, e poi man mano che camminate vi chiudete la porta con il mondo esterno e entrate in una specie di santuario, in un posto proprio privato, racchiuso. Qui ci sono i dipinti, potete continuare verso il dormitorio e poi sedervi anche sulla panchina e aspettare. Guardate dunque la panchina, vedete sia dall'interno che potete dunque godere la natura sia all'esterno che all'interno. Allora c'è il dipinto sulla sinistra, ma poi potete anche camminare qui, uscire sul terrazzo e guardare in questa piscina, che non è una piscina ma è una pozza, una zona di acqua che riflette. E vi sentite proprio racchiusi, protetti. La scultura a sinistra, nel campus c'è una zona che si chiama The Boneyard. Avevamo un budget molto limitato, molto severo. Allora tutti coloro che hanno partecipato al progetto hanno fatto di tutto per fare molto per poco. Allora siamo andati al Boneyard. Questa è una zona dove ci sono pile di oggetti e poi dismesse, il tutto da anni. Allora siamo riusciti a recuperare molti pezzi che poi abbiamo riutilizzato nel progetto. E quando uno passeggia attorno all'edificio vedete questo giardino con l'acqua, alimentato dall'acqua piovana. Questo è un to do in our work is to create landscapes actually or aspects of landscapes that actually reflect. Quello che ho cercato di fare che amplifichino la sensazione della natura. In questo caso uno può addirittura seguire le ombre della natura sul muro durante il corso della giornata, così uno ha l'impressione di essere in una foresta, anche se non ci sono gli alberi sono dietro al muro, e l'acqua sono solo 4 pollici di acqua, e quando la luce colpisce questa superficie di acqua si riflette sul soffitto creando delle figure diverse a seconda dell'ora del giorno. Qui vediamo come le ombre cambiano a seconda dell'ora del giorno. E se uno continua a passeggiare vede che c'è un'apertura nel muro, vedete che c'è questa scultura di pietra, è un posto dove uno va a meditare con gli alberi dietro, e quando uno si guarda alle spalle è bene importante anche quello, perché ora parliamo del distanziamento sociale, ma questo giardino è stato progettato per far sì che diverse persone possano essere nel giardino con l'impressione di essere da soli a meditare. Vedete, c'è una persona qui, un'altra persona può essere altrove, molti possono usare lo spazio simultaneamente senza interferire gli uni con gli altri. E se uno guarda dall'esterno abbiamo la possibilità di approcciare l'edificio in diverse ore della giornata, e quando il centro è chiuso. Cosa molto importante, questa zona al centro è un cortile centrale che è stata ispirato dai giardini giapponesi, perché quando uno pensa all'idea di un posto che sia un rifugio, uno vuole essere un pochino più alti rispetto al livello
del terreno, così uno vede l'ambiente, però allo stesso tempo si sente elevato, protetto, questa sensazione meravigliosa di essere stato sollevato leggermente. È abbastanza alto per permettere a qualcuno di sedersi sui lati, potete sedervi proprio sul bordo e guardare fuori, ma uno si sente protetto, oppure potete entrare nello spazio entrando da questa galleria. E qui abbiamo lavorato con gli architetti e con i contractor in modo tale che questo albero del pepe non venisse tagliato, attraversa l'architettura e gioca, c'è proprio un gioco, uno scambio tra la natura e l'architettura, il paesaggio e l'architettura. Usciamo ancora una volta dall'edificio, può esserci qualcuno lì seduto a meditare, e il rapporto anche col labirinto dove passeggiare. Il labirinto è stato cambiato dalla cattedrale di Chartres. Sappiamo che è un labirinto che funziona da tanto tempo, e allora uno ha l'esperienza di camminare nella natura, ma allo stesso tempo può gestire il proprio tempo. E poi sempre nel cortile abbiamo questo elemento di acqua. Gli studenti hanno messo su questo punto d'acqua dei sassi. Ogni volta che vengo cambiano i sassi, vuol dire che gli studenti ci giocano, mettono sassi diversi, e c'è questo bellissimo gorgoglio che ci calma, ci rilassa, perché si sente un modo per abbassare anche la pressione sanguigna, sentire il gorgoglio dell'acqua. Allora, questo progetto invece è completamente diverso. A San Francisco c'è un posto che si chiama Hunters Point, ora si chiama Hunters U. Originariamente, negli anni 40, era stata una base dell'esercito con una caserma, e poi è diventata una zona di edilizia sociale, case popolari, molto pericolosi. E ce ne sono diversi di questi progetti a San Francisco, e alcuni anni fa hanno deciso di creare qualche cosa che si chiamasse Hope San Francisco. Era una partnership pubblica-privata del settore privato. Hanno donato $100 milioni per finanziare l'abbattimento di queste case popolari orribili e creare qualche cosa che sostituisse tutte queste case dove la gente aveva vissuto, trasformando la zona in un posto bello e sicuro, invece di un ghetto, una comunità di origini miste, dove la gente potesse coabitare tranquillamente. Allora, questo progetto sono tutte case popolari, non a scopo di lucro. E nel nostro studio facciamo sempre un progetto su base di volontariato, perché è importante che il design sia importante per le persone che non possono permettersi i nostri servigi. E, come si dice oggigiorno, Black Lives Matter, sono importanti le vite degli afroamericani. E allora pensiamo che la natura sia molto importante per risolvere il problema delle case popolari. Questo è l'ingresso dunque a questo progetto. È una bellissima collaborazione sempre tra architetti e artisti del paesaggio. All'ingresso ci sono delle panchine, posti per le biciclette, degli spazi comuni. Questo è l'ingresso principale all'edificio. Vedete che è una location bellissima, quella è downtown di San Francisco. Questa panchina al centro è stata progettata, l'abbiamo progettata noi utilizzando del legno riciclato di cedro e sostenibile, e volevamo creare qualcosa di caldo e non di freddo quando ci sedete sopra. È molto importante mostrare che abbiamo la cura delle persone a cuore, anche se l'avessimo fatto per esempio in pietra sarebbe stato scomodo e freddo, e volevamo il legno che è caldo e far sì che la gente si sentisse ben curata. E poi a sinistra questo muro verde che copriamo con
diverse piante rampicanti di specie diverse. Questo era sul davanti. Le immagini sono prese dal davanti. Questo è il retro dell'edificio. Vedete che c'è una collinetta dietro, qui c'è un cortile sulla sinistra, sotto il cortile c'è un centro di wellness. Questo è letteralmente un giardino pensile e a destra c'è uno spazio per la comunità con il barbecue e poi un centro per i bambini, una specie di parco giochi. E allora nel progetto ci sono sempre queste decorazioni. Allora abbiamo visto prima le panchine, ma anche nella zona per il parco giochi abbiamo anche qui questo legno di alberi non abbattuti abbiamo il parco giochi per i bambini un po' più grandi e anche per quelli piccoli. E poi c'era una collina dietro, siamo in cima a una collina, ma c'è anche tutta una parte di collina dietro e dovevamo collegare questo giardino pensile con il paesaggio, con una transizione verso la collina. Allora, questo è il giardino pensile. Quando abbiamo fatto la foto, questi erano bambini che giocavano, utilizzavano lo spazio. Era stato bellissimo vedere come i bambini utilizzassero il nostro spazio. Allora, se uno guarda dall'alto, uno vede che originariamente gli architetti di solito fanno delle aperture solo per permettere alla luce di entrare al piano seminterrato. Questo è un wellness center gestito da una comunità non profit e allora abbiamo deciso di fare qualcosa di soft, non qualcosa di forte, ma qualcosa di molto amichevole, caldo e l'abbiamo scolpito in modo tale che uno si potesse tuffare in questo spazio, in questo cortile, che diventasse invitante. Queste sono tutte unità abitative sui lati, volevamo che la gente stesse lontana, non guardasse dentro le finestre degli appartamenti e allo stesso tempo creare un senso di privacy, però allo stesso tempo con la natura lussureggiante che li circondava. Allora, dal basso invece verso l'alto, vedete questa è una felce gigante, dei sedili morbidi e poi la collina. La collina è stata molto interessante perché dovevamo progettare qualche cosa diversamente dal progetto di Dan Pearson, dovevamo progettare qualche cosa dove non ci sarebbe assolutamente stata manutenzione. Dovevamo creare qualche cosa che permettesse alla natura di da sola diventare padrona e curare se stesso con un minimo di manutenzione. E volevamo però anche aggiungere molto colore. Visto che viviamo in California, nella zona della Baia, abbiamo 25 pollici di pioggia all'anno e allora è molto... bisogna anche pensare a quello e questa collina è tutto di terreno serpentino. Il serpentino è un terreno unico che viene dalla roccia serpentina. La serpentina viene utilizzata per fare per fare anche l'asbestos, dunque bisogna fare attenzione perché può diventare tossica. Ma dal nostro punto di vista era importante. Allora, questa è una roccia che viene utilizzata per fare l'amianto e allora è velenosa e può avvelenare anche alcune piante. Dobbiamo fare attenzione a scegliere solo le piante che solitamente diciamo crescono nella zona dove c'è lo strato di roccia serpentina. E allora abbiamo scelto attentamente dunque il tipo di pianta. Dunque sono piante che dovevano essere molto fertili. Ecco dunque il risultato finale. Abbiamo EBM che cresce molto bene in quelle zone rocciose, Nefofia, Flomis, questo è un Eliantium, Diamandia.
Queste sono delle pietre che abbiamo riutilizzato. Volevamo che i bambini potessero, per esempio, mettersi a sedere per chiacchierare oppure correre, saltellare tra queste pietre. Questo è un paesaggio un po' selvaggio che si vede dietro, ma questo tipo di paesaggio dà l'opportunità alle persone di avere un senso della natura, anche se non è tutta natura autoctona, però la gente che ha vissuto in ambienti difficili si riconosce in questo tipo di natura. Alcune delle piante che abbiamo scelto sono la melaleuca, per esempio, l'aloe, anche qui si possono vedere i bambini che corrono e giocano, e è importante dunque creare una transizione con la collina. E vedete come le piante che abbiamo piantato per evitare che la gente vada a guardare dentro dalle finestre. E visto che alcune delle piante hanno delle spine, riduce la tentazione che avrebbero le persone di forse saltare dentro nell'aiuola. E poi un'immagine ravvicinata. Ecco, questo è l'ultimo lucido. Allora, spero che questi piccoli gesti che noi facciamo possano aiutare e sostenere, riscaldare il cuore delle persone che abitano in queste zone urbane, e così forse la gente si sentirà più collegata all'ambiente invece di sentirsi isolato. Grazie, grazie mille Andrea. Allora, se togli lo schermo sarebbe perfetto, la schermata. Bene, ti vediamo, è possibile? Ecco, sì, ti vediamo? Non ancora, dice la signora, ma io mi vedo, sì, adesso sì. Allora, Andrea, grazie mille, è stato molto interessante vedere questi progetti così diversi gli uni dagli altri. Volevo ringraziarti per essere stata così paziente e aspettare fino alla fine della giornata. Chiaramente tu hai il clima più sfidante di tutti noi, di tutti coloro che hanno preso la parola oggi. È un clima abbastanza diverso e difficile quello della California, e cambia, hai tante amministrazioni diverse da gestire, anche quello cambierà tra poco. Ma penso che quello che sia interessante vedere dal tuo lavoro è che le piante che tu hai utilizzato per far fronte a questo clima così difficile hai scelto attentamente, e poi i tuoi dettagli architettonici sono meravigliosi. È sempre una gioia vedere i tuoi lavori. Speriamo che tu possa tornare a Bergamo. Pensi di venire in futuro? Mi piacerebbe tantissimo, sì, mi sono molto divertita a Bergamo, è stato meraviglioso. Bene, grazie mille. Allora, è stato un lungo pomeriggio, ma è stato veramente bellissimo parlare con Andy, Dan, Peter e Andrea. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti fino alla fine e si sono sintonizzati. Per favore, donate dei fondi per il progetto dell'ospedale di Bergamo, una causa veramente meritevole, e spero che l'anno prossimo saremo tutti seduti in Piazza Vecchia a berci un bicchiere di vino, e sarà un ricordo lontano quello che sta succedendo invece ora. Bene, grazie agli oratori, grazie all'ufficio Archetipos per aver organizzato il tutto, e grazie a Mapei per aver fornito il lavoro meraviglioso degli interpreti simultanei, perché è stato bellissimo e ci ha veramente permesso a tante persone di partecipare. Allora, Mapei ora concluderà con un piccolo filmato. Allora, salutiamo tutti e grazie a tutti. Arrivederci. Grazie.